Bene, facciamo un minuto sempre di silenzio, tanto per recuperare un po' di equilibrio. Spesso il silenzio suggerisce alle persone un senso di solitudine, no? Un silenzio può essere sentirsi soli, ma quando tante persone decidono di fare un piccolo anche periodo, ma di silenzio, allora il silenzio è qualcosa che può essere percepito come l'abbraccio dell'uno. Quindi facciamo un minuto di silenzio. Va bene. Quando ero ragazzino, certi giochi prevedevano che chi perdesse, che chi perdeva dovesse fare una penitenza. E ce n'era una di penitenza abbastanza divertente per noi quando eravamo piccoli, cioè il malcapitato doveva fare almeno, si stabiliva un numero, 10 giri camminando a passo normale intorno a un tavolino e recitando questa frase: "Me ne vengo da Gerusalemme senza ridere e senza piangere". Tutti gli altri facevano smorfie, movimenti per farlo ridere, perché se lui nel tragitto, prima di aver terminato i giri, si metteva a ridere, doveva ricominciare da capo. E siccome sapete che la risarella nei bambini è molto contagiosa, ci si divertiva un mondo con questo esercizio. Non so l'origine di questa frase, se viene dal ritorno dalle crociate, non ho idea da dove venga, ma è interessante perché, è un esercizio di impassibilità, no, evitare ogni emozione, sia ridere che piangere, e rimanere, inespressivi durante tutto il percorso. Ora questa immagine, della persona imperturbabile ricorre spesso nell'immaginario collettivo. A tanti livelli diversi. Per esempio mi viene in mente che c'era un attore inglese, David Niven, che spesso i personaggi che interpretava avevano questa caratteristica, era il tipico inglese col suo understatement, no, per cui anche le situazioni più drammatiche o più bizzarre venivano viste senza nessuna meraviglia, e non si scomponeva mai, in nessuna situazione in cui si trovasse. È diventato anche una specie di, figura ideale, nel mondo ovviamente della spiritualità. Per esempio, c'è una storiella zen in cui in un paesino dove viveva solitario praticante zen, un maestro oppure un monaco zen, e a un certo punto una ragazza rimane incinta e tutti quanti i familiari, vogliono sapere di chi è la colpa, chi è che l'ha messa incinta, e lei naturalmente non lo vuole dire per non compromettere il ragazzo con cui è stata. Alla fine, dovendo dire qualcosa, dice: "È stato il monaco". E allora, quando nasce il bambino, questi vanno lì e gli dicono: "Questo figlio è tuo, adesso te lo tieni tu". E, la risposta di questo fu: "Ah sì", e basta. Si prende questo bambino, se ne cura, eccetera. Passato un po' di tempo, la ragazza non ce la fa più e allora alla fine confessa, chi è stato il padre vero del ragazzo perché si vuole stare con lui, eccetera.
Allora i genitori di lei vanno dal monaco e gli dicono: Ah, ci dispiace, scusateci tanto, ridacci il bambino. E quello fa: Ah sì, e glielo ridà e basta. Questo, diciamo, è un modo di rappresentare questa imperturbabilità di chi con gli alti e bassi della vita non reagisce emotivamente in modo sbilanciato. E naturalmente nel mondo spirituale questo diventa un ideale estremo, un po' come la patria che praticavano tanti filosofi greci, no? Alcune scuole socratiche, i cinici, gli stoici, eccetera. Cioè rimanere sempre imperturbabili, al punto, al punto che a volte si sfiora il ridicolo. Mi ricordo anni fa mi capitò di leggere un saggio di un esponente un monaco di buddismo Theravada di Sri Lanka, il quale parlava in maniera critica di Krishnamurti, credo che conosciate Krishnamurti, no, non era buddista, Krishnamurti era, e dicendo che Krishnamurti non era un vero illuminato, un vero risvegliato. Già questo comunque l'idea che uno sia risvegliato, vabbè, lasciamo perdere, ma questo diceva: Krishnamurti non è un vero risvegliato perché si dilunga in grandi descrizioni ammirate di paesaggi naturali. Krishnamurti ha lasciato delle descrizioni memorabili continuamente di paesaggi naturali, trasmettendo la venerazione e l'ammirazione che aveva per la bellezza della natura, no? E secondo questo monaco, questo era un segno che non era un illuminato, perché un illuminato dovrebbe essere completamente indifferente alla bellezza persino della natura. E qui naturalmente c'è qualcosa che non funziona se questo ideale di imperturbabilità diventa indifferenza totale. Eppure molti, insomma, considerano un guru soltanto uno che quello che succede non gli scuce un baffo, no? Come si suol dire, che rimane completamente impassibile. Però questo ideale comunque ha una sua presa e anche nelle forme meno, come ho detto, meno estreme. C'è una bella poesia che penso moltissimi di voi conoscano, però vale la pena rileggerla, di Kipling, quella che si intitola Se, If, in cui c'è un po' questo ideale. Ve la leggo. Dice: Se riuscirai a tener salda la testa quando tutti la perdono e te ne fanno colpa, se riuscirai a credere in te quando tutti ne dubitano, ma anche a tener conto del loro dubbio, se saprai aspettare e non stancarti di aspettare, e calunniato non rispondere con la calunnia, senza cercare di sembrare troppo buono né di parlare troppo saggio, se riuscirai a sognare senza fare del sogno il tuo padrone e a pensare senza fare del pensiero il tuo scopo, se riuscirai ad affrontare trionfo e rovina e a trattare allo stesso modo questi due impostori, se riuscirai a sopportare che le tue verità siano distorte dai furfanti, scusate che ho perso il segno, se riuscirai a sopportare che le tue verità siano distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi e vedendo infrante le cose cui dedicasti la vita, metterti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi. Se riuscirai a fare un mucchio di tutte le vincite e a rischiarle in un solo colpo a testa e croce e perdere e ricominciare da capo senza far parola della tua perdita,
Se riuscirai a serrare cuore, tendini e nervi quando sono sfiniti e a tener duro quando in te altro non resta che la volontà di dire tieni duro. Se riuscirai a dire il vero anche quando parli alla folla e a camminare coi re, rimanendo te stesso, se il nemico non potrà ferirti, ma nemmeno l'amico più caro, se tutti per te conteranno, ma nessuno troppo, se riuscirai a riempire il minuto che passa dando il suo valore a ogni secondo, tu sarai il mondo e tutto ciò che contiene, e quel che più conta, tu sarai un uomo, figlio mio. Ecco, questa è una poesia che, come potete constatare, parla un po' di questo ideale di imperturbabilità. E d'altra parte però dobbiamo vedere l'altro risvolto che lo fa vedere molto bene in una sua fulminante battuta Woody Allen, il quale, citando il primo verso di questa poesia, lo conclude in modo diverso. Woody Allen dice: "Se riuscirai a non perdere la testa quando tutti intorno a te l'hanno perduta", aggiunge Woody Allen, "forse ti sta sfuggendo qualcosa". Ecco, e questa, battuta ci dice forse qualcosa del valore che invece hanno le emozioni che in questo caso vengono sospese o in qualche modo messe da parte, no, cioè se noi abbiamo delle emozioni, proviamo delle emozioni, non importa se positive o negative, ma vuol dire che in qualche modo devono avere una funzione utile, perché se no l'evoluzione non le avrebbe mantenute. Quindi in qualche modo hanno una, importanza per l'organismo, per il corpo mente. Facciamo un esempio, l'emozione della paura. Sapete che le emozioni hanno sempre un corri delle sensazioni fisiche che le accompagnano, hanno anche dei correlati fisiologici. Per esempio, quando si prova paura, una cosa che succede è che l'adrenalina si concentra nelle braccia e nelle gambe. Perché? Perché nel momento che ci sentiamo minacciati da un predatore, da una situazione così, occorre, ricorrere a quel meccanismo che è attacco o fuga, e le gambe servono alla fuga, le braccia servono all'attacco. Quindi nel momento in cui noi siamo il corpo fisico e la mente anche sono minacciate, la paura ha la funzione di, facilitare la risposta dell'organismo come attacco o fuga, che da cui può dipendere la sopravvivenza stessa di quell'organismo. Prendiamo un altro esempio tipico, l'eccitazione sessuale, l'attrazione. Cioè che è chiaro che è finalizzata alla riproduzione, no, cioè se l'umanità all'improvviso fosse deprivata di ogni desiderio sessuale, nel giro di una generazione intera specie umana si estinguerebbe. Anche l'aggressività, anche la rabbia hanno una funzione nel momento in cui occorre lottare per difendere il cibo, il territorio, eccetera, no, per l'accoppiamento e così via. Quindi diciamo che le emozioni, se ci sono è perché hanno una funzione molto pratica. E come funzionano? Ecco, vengono dal latino ex moveo, che vuol dire muovere da, trascinare, spingere. Ecco, le emozioni hanno una funzione molto precisa di spingere in maniera molto forte a un'azione, a un'azione. Cioè, quando noi proviamo una qualsiasi emozione, cresce una tensione che è anche fisica oltre che psichica nel nostro corpo mente, e questa tensione diventa così forte che a un certo punto abbiamo l'impulso di doverla scaricare.
Anche quando è anche una gioia forte, uno non può stare fermo. Comincia a cantare, a strillare, a ridere, a danzare, ma deve scaricare in un'azione quella emozione. Quindi l'idea di tensione e scarico sono intrinseche all'emozione e l'emozione insorge in situazioni, in genere, dove è necessario agire velocemente, come dicevamo con la paura, no? Non è che l'emozione della paura prende tempo. Ho paura e poi o scappo o combatto. Ecco, il punto qual è? Il punto è che questo noi ce l'abbiamo in comune con molte specie animali. Ed è tutto nell'area che possiamo chiamare istintuale, no? Dell'istinto. Ma noi abbiamo sviluppato una civiltà molto complessa e l'abbiamo anche nei rapporti interpersonali, sociali, eccetera. Ed è molto complessa perché, come spesso sottolineo, l'Homo sapiens sapiens ha sviluppato enormemente il linguaggio e il pensiero che permettono di ricordare più che non in altre specie il passato, le esperienze passate, che permettono il linguaggio e il pensiero di attingere all'esperienza di altri. Non è necessario soltanto, non siamo limitati soltanto a quello che sappiamo in base alle nostre esperienze, ma anche alle esperienze che attraverso il linguaggio altri ci hanno comunicato. E quindi abbiamo un bagaglio enorme di conoscenze del passato che ci aiutano ad affrontare il presente, anche perché il pensiero ci permette non solo di ricordare le esperienze passate, ma applicandole alla situazione presente, ci permette di pensare a possibili conseguenze nel futuro se faccio A, B, C, eccetera. Quindi è una complessità enorme che ci porta a quella che noi chiamiamo la ragione, la razionalità, la ragione. E quindi noi, quando ci troviamo di fronte alle sfide continue che la vita ci pone, le piccole come le grandi, noi ci troviamo con due sistemi diversi che ci dicono che cosa fare. Da un lato abbiamo ancora il bagaglio degli istinti e delle emozioni che a volte ci possono salvare la vita perché agiamo immediatamente, sono molto veloci, ma sono limitate a degli schemi rigidi, diciamo così. Mentre abbiamo anche la ragione che attraverso questa coscienza che noi abbiamo focalizzata sul presente, molto acuta e arricchita dal linguaggio e dal pensiero, ci permettono di trovare strategie molto più a volte complesse e a volte molto più efficaci. Ma è molto più lento il modo di reagire a una situazione, capite? Ecco, e quindi e soprattutto può darsi che la via, la strategia scelta dalla ragione non coincida con quella scelta dalle emozioni, che vogliono uno scarico immediato. Visto che la nostra situazione è complessa, noi non ci limitiamo a quando un istinto si manifesta, allora c'è il periodo dell'accoppiamento, c'è la femmina che vogliamo, c'è il rivale e combattiamo contro il rivale. Da noi non è così semplice. Da noi non è così semplice uno scarico immediato. Ci sono tutta una serie di strategie molto più indirette che dobbiamo mettere in un caso di questo genere per neutralizzare il rivale e sedurre la femmina, sto parlando da maschio, ovviamente vale anche per le femmine. Ecco, quindi questo è un criterio, quello della ragione, più strategico ma più lento degli istinti. Qual è il limite? Il limite di questa nostra struttura più razionale e più complessa
è che la nostra coscienza che si focalizza sul presente e che usa questi strumenti, per funzionare non deve essere troppo sovraccaricata emotivamente. Perché nel momento in cui fosse esposta a un sovraccarico emotivo, va nel pallone. Cioè, il tipico esempio è il chirurgo bravissimo che sa fare le operazioni in maniera ottima, nel momento in cui si trova in emergenza a dover operare suo figlio, potrebbe fare un errore fatale perché l'emozione offusca quella capacità della coscienza di... E allora abbiamo un sistema inconscio, una saggezza inconscia, se volete, che percepisce le cose oltre quello che fa la coscienza, ma poi il problema è come comunicano, perché vedete, nel momento in cui la coscienza deve evitare di essere sovraccaricata dalle emozioni, il meccanismo mentale le rimuove, ma insieme con l'emozione viene rimossa anche una grande quantità di informazioni che la coscienza non ha più. Quante volte ci capita nella vita di dover prendere una decisione e pensiamo al pro, pensiamo al contro, ma non riusciamo a deciderci e abbiamo la netta sensazione che ci manchino tante informazioni. Ma queste informazioni non è solo che ci mancano perché non è possibile averle, ci mancano perché una gran parte di esse, se la questione è caricata emotivamente, rimangono inconsce insieme con l'emozione, capite? E allora il sistema funziona male. Se uno, se uno si trova in una situazione in cui nel lavoro che fa si stanno preparando le condizioni per licenziarlo, se non è sovraccaricato emotivamente se ne accorge e prende i giusti provvedimenti, no? Ma si mette a cercare un altro lavoro oppure cerca di neutralizzare questa cosa. Ma se è una persona che per esempio ha sofferto molto, è stata già licenziata più volte, viene da una storia in cui gli dicono che lui non vale niente o lei non vale niente, è troppo forte dover pensare che verrà licenziato pure questa volta. E allora, insieme con l'emozione della paura di essere licenziato, anche l'informazione viene rimossa, il che è peggio perché poi alla fine uno si trova licenziato senza aver potuto prendere le giuste precauzioni, no? Ecco, quindi diciamo che la nostra situazione è più complessa, è più ricca perché può puntare sulla ragione, pensiero, linguaggio, ma è anche più complicata e quindi ha delle trappole che in qualche modo non si trovano per chi esiste, per chi reagisce distinto come altre specie, no? Ecco, e allora comunque spesso queste emozioni vengono vissute come un intralcio, ovviamente, perché è chiaro che noi non possiamo essere guidati dalle nostre emozioni, quindi devono essere controllate e molto spesso devono essere neutralizzate. E ci sono due modi fondamentali, perché il problema qual è? Che quando si manifesta un'emozione, dicevamo, si manifesta una forte tensione che chiede lo scarico, che chiede di essere messa in atto. E quante volte ci capita di pentirci perché abbiamo perso le staffe in una certa situazione e oppure siamo stati presi dal panico o siamo stati schiavi del nostro desiderio e abbiamo fatto qualcosa che poi ci ha danneggiato o ha danneggiato altre persone, no? Quindi, però quando c'è un'emozione uno sente questa tensione. Allora i modi per neutralizzare le emozioni che sono stati elaborati dall'Homo sapiens sono fondamentalmente due modi per non sentire più questa tensione. Il primo è quello di rimuovere l'emozione.
È un meccanismo di cui noi non ci accorgiamo, ma l'emozione viene semplicemente ignorata, rimane inconscia, non viene vissuta proprio nella coscienza. E naturalmente questo non significa che viene eliminata, viene resa inconscia, quindi più pericolosa, perché se non emerge la coscienza nella forma naturale e viene repressa e rimossa, intanto gli diamo molto più energia. Quando la reprimi è come quando tu eh, se tu hai un contenitore e c'è un gas e lo stringi sempre più, lo premi sempre più, la pressione del gas aumenta, no? È normale. E così con le emozioni. Quindi le emozioni sono inconsce, neanche ce ne accorgiamo di averle e naturalmente poi riemergeranno in forme meno naturali e spesso più dannose per noi e per gli altri. Ti senti in colpa per qualcosa, rimuovi il senso di colpa e magari vai a sbattere con la macchina. Ti sei autopunito, eh, controllato da un senso di colpa di cui neanche ti eri reso conto. Per dirne una, insomma, ce ne sono infinite di queste. La psicoanalisi le ha studiate queste cose, no? Ecco, quindi un modo di neutralizzare le emozioni è quello di reprimerle, rimuoverle, renderle inconsce, anestetizzarsi, diciamo così. L'altro modo apparentemente paradossale per non sentire le emozioni è quello di scaricarle. Cioè, sento la tensione, per esempio sono arrabbiato perché mi hanno fatto un torto, allora aumenta la rabbia, cioè aumenta la tensione insopportabile di questa emozione e la devo scaricare in qualche modo. La devo scaricare in qualche modo, magari vado a casa e litigo con mio marito o mia moglie, oppure do un pugno sul muro, ma devo scaricare l'emozione perché quando l'ho scaricata ho un sollievo, capite? Non la sento più. Quando uno è arrabbiato e fa una bella litigata, dopo si sente svuotato. Poi naturalmente non ha risolto niente, anzi ha creato un'escalation, quindi non è che ha risolto il problema della rabbia, ma momentaneamente ha trovato un sollievo per non sentire più quell'emozione. E quindi e questo poi diventa un meccanismo ripetitivo. Una volta Freud ha definito la nevrosi una coazione a ripetere in maniera molto simile al concetto di karma, cioè ha detto quello che noi non siamo in grado di ricordare o di esserne coscienti, ci obbliga a ripeterlo nelle nostre azioni, a scaricarlo continuamente nelle nostre azioni. E quindi stiamo come il famoso criceto nella ruota. E infatti il nevrotico vede che le cose rimangono sempre uguali, succede sempre la stessa cosa e non è mai soddisfatto. È il modo di non sentire le emozioni scaricandole. Ecco perché nelle tradizioni religiose le emozioni sono considerate spesso un nemico, perché in tutti e due i casi, ma soprattutto quando le scarichiamo e le scarichiamo sempre su altri, quindi generano sofferenza a sé, agli altri, generano violenza, generano risentimento, generano colpa, generano tutta una serie di azioni che quando uno poi le fa, dopo se ne pente amaramente. E quindi, in molte tradizioni, si deve purificare la mente da tutte queste emozioni, naturalmente. Ecco, ed ecco lì l'ideale dell'imperturbabile, di quello che non ride e non piange, che sarebbe l'ideale di uno che non prova emozioni, no? Ecco, e quindi bisogna fare i conti con le proprie emozioni. In qualche modo, però, ci sono
altri modi di vederla che si trovano in certe tradizioni spirituali anche, che invece considerano le emozioni dal punto di vista energetico. Cioè la tensione che le emozioni suscitano dentro di noi è una forma di energia che ci obbliga a volte a doverla scaricare perché è troppo forte. E lo scarico nelle azioni poi genera conseguenze, quello che si chiama il karma, no? Eccetera. Ma questa energia può essere vista come energia, cioè l'idea è astenersi, non far finta che l'emozione non ci sia, no? Quindi non ignorare le emozioni, non renderle inconsce, non reprimerle, non reprimerle. Quindi non controllarle nel senso di dire no, non lo devo sentire, quindi adesso lo metto lì e non lo guardo più. E nello stesso tempo non scaricarle. Ma quando viene questa tensione emotiva dentro di noi, sentire quella tensione con la nostra coscienza, cioè assaporare questa tensione che non è facile, non è neanche piacevole, a prescindere dall'oggetto. Perché vedete, il punto delle emozioni è anche un altro. Siccome le emozioni, abbiamo detto, creano una tensione che ci spinge ad agire e la nostra azione è sempre riferita a un oggetto esterno, no? Cioè, se io ho paura, c'è una minaccia. Naturalmente, nel caso nostro, nella complessità della nostra psiche di Homo sapiens, le minacce non sono predatori, è molto più raro trovare una tigre che ci vuole mangiare o anche trovare un assassino che ci vuole ammazzare, no? Questo avviene in guerra, avviene, ma quando viviamo in pace in una situazione, tra virgolette, normale, anche se su questa parola si dovrebbe, sulla normalità della nostra vita di adesso, insomma, io ho dei dubbi, ma comunque, diciamo, in una esistenza quotidiana come quella nostra, le paure sono anche di tipo psichico, no? La paura di perdere il lavoro, la paura di non farcela arrivare alla fine del mese, la paura di quella persona che pensi male di noi. Insomma, le paure nostre sono anche paure mentali, capite? Ma c'è sempre un oggetto che mi minaccia, capite? Ecco, allora, che cosa fanno le emozioni? Le emozioni ci spingono ad agire e ci spingono a essere, a porre tutta la nostra attenzione non sull'emozione, ma sull'oggetto. E questo ha un senso quando si parla di quegli istinti fondamentali. Nel senso che se io cammino in un sentiero e all'improvviso vedo un cobra vicino, ho paura, ma la mia attenzione non starà sulla paura che sento. La mia attenzione sarà sul cobra, sui movimenti del cobra, cioè dell'oggetto che genera paura, capite? E poi farò quello che posso per evitarlo. Quindi le paure rimangono sempre alle nostre scusate, le emozioni in generale, anche il resto, attrazione sessuale, sento un'eccitazione enorme verso una persona, è chiaro che io non perderò di vista quella persona, tutta l'emozione porta la mia attenzione tutta sull'oggetto e non sull'emozione. Ora, questo, ripeto, in certi casi può essere importante quando ci troviamo in situazioni di vita, di morte, ma nella complessità delle nostre relazioni, della nostra civiltà, è chiaro che la questione è molto più complessa ed è importante tener conto delle nostre emozioni. Quindi non è così facile prescindere dall'oggetto e osservare l'attenzione, no?
E qui c'è anche da dire un'altra cosa, che nella nostra complessa civiltà in cui viviamo, molto spesso le emozioni non si possono scaricare in un'azione immediata. Come accade nelle situazioni di vita più immediata, come situazioni di nutrizione, di sessualità, eccetera, di paura, come dicevo prima, no? Un conto è quello, un conto è la complessità della nostra situazione. Allora, noi siamo come esseri civili dotati di un apparato molto complesso per limitare o impedire o dilazionare lo scarico di un'emozione, così come lo scarico di un istinto. Cioè, non è che cioè, se voi vi sentite attratti di una persona, non è che vi spogliate nudi e ci andate addosso. Dovete mettere, se volete, in ballo tutta una serie di strategie di seduzione, che ci vuole tempo, per poter arrivare all'accoppiamento sessuale. Non è come, diciamo, a altre specie animali che nel periodo degli amori non hanno questo problema, sentono quello e fanno. È la stessa cosa per tutti gli istinti, no? Anche i più, cioè se a uno gli scappa la pipì e sta in una sala di conferenze, non è che la fa lì, cioè o aspetta la fine della conferenza e va al bagno, oppure si alza e va al bagno. In tutto quel tragitto deve impedire lo scarico dell'istinto. E così noi ci troviamo in tante situazioni in cui abbiamo un'emozione e dobbiamo impedire il suo scarico, perché io non posso permettermi di litigare con una persona che poi mi può fare molto male, per esempio. Oppure perché sono arrabbiato, ma sento con la ragione che in realtà ho torto. Sono arrabbiato, però c'ho torto, quindi non è giusto e non è buono né per me né per gli altri che io scarichi la mia rabbia quando so benissimo che ho torto. Ecco, allora quello che stabilisce come arginare un'emozione, un istinto, in modo tale da non scaricarla o scaricarla più tardi, viene chiamato io. Ma non è l'io di cui si parla nel mondo sapienziale, l'io separato, è un nome di una struttura psicologica, è l'io psicologico che un io sano deve fare quello che deve funzionare così, è una funzione, ecco, è una funzione mentale che in base alle circostanze stabilisce se e in che grado e in che tempo è possibile scaricare un'emozione, se no me la devo tenere. Ecco, quindi questo io psicologico, che ripeto è una funzione della mente, ha questa capacità di poter arginare un'emozione, trattenerla, o scaricarla se invece è il caso. Non è soltanto una questione di forza di volontà, non sto parlando solo di un aspetto cosciente. A volte sono meccanismi che stanno al limite, insomma, no? Ecco. E quindi a volte però questi meccanismi creano proprio quei due aspetti che dicevo prima, la rimozione, cioè non ti accorgi neanche di avere un'emozione, oppure lo scarico incontrollato, perché se non funziona bene questo io psicologico, se questo io psicologico non è ben formato e ben integrato, può essere fragile e non in grado di arginare le emozioni e a quel punto le emozioni possono danneggiare molto la mia situazione, ovviamente, no? Tutte le persone che hanno una incontinenza emotiva hanno grosse difficoltà nei rapporti interpersonali. Ecco, quindi se però questo io psicologico o queste funzioni su per giù non sono troppo danneggiate,
allora ci sono, come dicevo, dei modi suggeriti anche da tradizioni spirituali in cui anziché rimuovere l'emozione, anestetizzarsi o scaricarla in un'azione, come dicevo, si sente quella tensione che vuole scaricarsi senza scaricarla e senza rimuoverla. E questo, questo significa una rivoluzione nel dove mettiamo l'attenzione, perché come dicevo prima, le emozioni hanno questa caratteristica che quando le provi, la tua attenzione va sull'oggetto, su quello che ti sta minacciando se hai paura, su quello che ti attrae sessualmente se provi attrazione sessuale, su quello che genera la tua rabbia e con cui vuoi lottare. Quindi, da questo punto di vista, le emozioni rimangono sempre un passo indietro, invisibili rispetto a noi. Invece, nel momento in cui non è necessaria un'azione, è possibile sentire, cioè portare l'attenzione alla tensione emotiva di per sé e in questo modo si prescinde dall'oggetto. E può succedere, e succede molto quando ci si prova, può succedere che l'oggetto svanisce proprio. Cioè che mentre provo attrazione per una persona, se do attenzione all'attrazione, dimentico l'oggetto. Se provo avversione per una persona, ma sento la tensione dell'avversione, l'oggetto sparisce, la persona... E allora a questo punto quell'energia che andava verso l'oggetto comincia a danzare, a rivelarsi una energia niente affatto tesa e niente affatto spiacevole. È questo il principio della cosiddetta trasformazione delle energie di cui parlano, per esempio, certe scuole tantriche. A volte ho menzionato, lo ripeto per chi magari non l'ha sentito, un episodio in cui i maestri, per esempio nel buddismo tibetano, i maestri mettevano a dura prova i discepoli sottoponendoli a trattamenti estremamente duri e a volte del tutto irrazionali, per cui la persona veniva completamente spiazzata da quello che faceva il maestro, al punto avrete sentito la vita di Milarepa, per esempio, che il maestro Milarepa aveva un karma pesante, aveva ammazzato una persona, quindi veniva sottoposto dal maestro a delle situazioni completamente assurde. Il maestro diceva: Io non ti insegno niente fino a che non mi hai fatto una torre quadrata. E quello dopo mesi che metteva le pietre per fare sta torre quadrata, viene il maestro e fa, ci ho ripensato, buttala giù e fammela rotonda, tanto per dirne una. Ecco, allora, in una situazione di questo genere si racconta che un maestro aveva talmente esasperato il suo discepolo che il discepolo era completamente fuori di sé dalla rabbia omicida, per cui inseguiva il maestro con un'accetta e come dico spesso, per accettarlo non in senso psicologico ma fisico. E il maestro correva, scappava e il discepolo gli andava dietro con questa accetta, fino a che a un certo punto il maestro si volta e dice: Fermati e guardati, adesso sei completo nell'ira, sei compiuto nell'ira. Il discepolo si ferma a guardarsi mentre prima tutta la sua rabbia era sull'oggetto, sul maestro, evidentemente aveva anche meditato molto, per cui è potuto farlo. Si ferma a guardarsi, lascia cadere l'accetta e tutta quell'energia che era rabbia omicida diventa danza e comincia a danzare. Ecco, questo è un'idea di come si ottiene un equilibrio nelle emozioni secondo appunto alcuni insegnamenti. Quindi diciamo così che qui bisogna distinguere fra
un fraintendimento di quell'ideale di imperturbabilità di cui parlavamo prima. E l'imperturbabilità non è indifferenza, non è un menefreghismo cosmico, capite? Non è un'anestesia emotiva, non è non sentire niente, è sentire, ma sentire in modo non egoico, in modo armonico. A volte viene chiesto, è stato chiesto ad alcuni, ma allora tu che senti questa grande libertà, allora tu non provi più emozioni? E a volte è stato risposto, no, ma possono ancora emergere delle emozioni. Emozioni come la paura, il desiderio, la rabbia, il fastidio, possono emergere queste emozioni, ma non c'è più un io che le abbia, un io che le possieda, un io a cui quelle emozioni accadono, capite? Sono semplici eventi naturali che sorgono, accadono da sé, impersonalmente, senza un io separato che ne rivendica il possesso, e poi evaporano nello spazio della coscienza come le nubi appaiono, si condensano e poi scompaiono nel vasto cielo. Ecco, perché vedete, l'io separato non è altro che azione, cioè uno che se svanisce, se si ferma l'azione dell'io separato, svanisce l'io separato e quindi non c'è più un io che in qualche modo debba applicare delle strategie per fare qualcosa alle emozioni, capite? Non c'è più bisogno dell'idea che ci sia un io separato che fa qualcosa con le emozioni. Non c'è più un io separato che debba reprimerle o che debba scaricarle o che debba fuggirle o che debba controllarle o che debba sopportarle o che debba combatterle o che debba accettarle o che le debba lasciare andare o che le debba osservare o che le debba trasformare. Quando si svanisce il miraggio di un io separato, svanisce qualsiasi cosa che si debba fare alle emozioni e allora le emozioni diventano un'espressione molto naturale, si autoregolano, capite? Diventano manifestazioni impersonali del corpo-mente. E allora direi che piuttosto che me ne vengo da Gerusalemme senza ridere, senza piangere, vanno meglio nel descrivere questa imperturbabilità, se volete, le parole di Obora, un maestro zen, il quale ha detto ridere senza lasciarsi alle spalle alcuna traccia del riso, piangere senza che poi resti traccia di lacrima, godere senza che alcunché di quel godimento resti dietro. Questo è vivere con leggerezza. Bene, abbiamo tempo per condividere il silenzio o per parlare, come preferite. Ciao. Ciao, ben rivisto e grazie di tutto. Ciao a tutti, buonasera a tutti.
E, stasera una bella, insomma, sostanziosa, come vogliamo dire, insomma, è stata bella piena tutto quello che hai detto. Questo significa una domanda, vivere in presenza, perché ehm, eh, certe volte noi magari vivere in presenza, non so, con la mente magari ecco, ci viene da dire, da pensare, insomma, ecco, magari vivere nell'impersonalità, le emozioni e quant'altro, e invece no. Vivere in presenza può essere, cioè proprio vivere la paura, vivere il dolore, vivere la sofferenza, ma non in un modo come di solito, diciamo, facciamo in una maniera, diciamo, ehm, da abitudine, ecco, un po' che ci abbiamo, no? Che portiamo l'attenzione all'oggetto, no? Ma vivere portando l'attenzione alla presenza, cioè dentro di noi, quindi a quell'emozione che ci scatena praticamente quel dolore, anche fisico, no? Di una malattia potrebbe essere qualsiasi emozione, insomma, qualsiasi problema che ci abbiamo nella vita. Cioè, è un modo, ecco, questa è la domanda, è un modo di vivere in presenza, cioè con... Allora, sì, sicuramente se una persona sente la disponibilità a dare attenzione a quello che c'è e vive meglio, nel senso che la vita è meno spigolosa, è più armonica, anche in situazioni difficili, no? Eh, quindi sicuramente l'atteggiamento di non evitare quello che c'è, ma di osservarlo in maniera diretta, eh, appunto, è un modo di vivere meno, di vivere senza sofferenze inutili, perlomeno, no? Di non aggiungere sofferenza alla sofferenza che, come in tutte le vite, con gli alti e i bassi, prima o poi vengono. Ma il punto qual è? Che in realtà, per come io uso la parola presenza, c'è solo la presenza. Quindi non è che noi non che la dobbiamo praticare perché se no non c'è. In realtà, in maniera molto semplice, in questo momento tu ti accorgi di tutto. Puoi fare a meno, cioè puoi uscire per un attimo dalla tua consapevolezza. Per dire esco dalla consapevolezza ci devi stare dentro. Quindi in realtà non è che uno debba fare qualcosa. Il problema è proprio quello che uno crede di dover fare qualcosa. Perché nel momento in cui dal momento in cui noi comunque continuiamo ad essere questa presenza, questo, io prima l'ho chiamata il silenzio come l'abbraccio dell'uno, no? E noi siamo questo. E allora, nel momento in cui avviene che riconosciamo un'emozione, che non ci facciamo trascinare da un'emozione, che non siamo sequestrati da un'emozione, la presenza si accorge di questo. Quando invece ci facciamo trascinare da un'emozione e siamo completamente proiettati e quindi stiamo soffrendo in qualche modo un'illusione,
la presenza se ne accorge. E come? Non è che noi non ce ne accorgiamo, ne siamo, siamo coscienti di questo squilibrio. Quindi dal punto di vista della presenza che noi siamo, che ci sia equilibrio emotivo o che ci sia squilibrio emotivo, non ha nessuna importanza, perché quando c'è equilibrio è la presenza che appare come equilibrio e quando c'è squilibrio è la presenza che appare come squilibrio. A questo si aggiunge l'idea che io sono un io separato, che sono squilibrato e che devo raggiungere l'equilibrio. E anche questo è quello di cui si accorge la presenza che io continuo ad essere sempre. Quindi la questione da un certo punto di vista è molto più semplice. Ci sono modi, strategie in cui si vive più in armonia, ci sono modi e strategie in cui si vive in disarmonia e si soffre, ma quello che noi continuiamo ad essere è ciò che si accorge di questo e che non può fare a meno di abbracciarlo, perché quando c'è la sofferenza e lo squilibrio, non è che la presenza può dire no, io questo non mi piace e non lo sento. Non può farlo perché la presenza è anche quello. Però può capitare che in qualche modo ehm, ci sia un vedere, non mio, tuo, un vedere della presenza attraverso la illusorietà di questa idea che io devo fare qualcosa per osservare le emozioni invece che l'oggetto, che debba fare, cioè vedere attraverso questo quando avviene eh, si traduce nella, nel caso di una persona in particolare, quando viene visitata da questo vedere, che non è lei che, che vede, così come tutto quello che vede il personaggio che credo di essere in un sogno, no? Vedo tutto il sogno, ma in realtà io credo di essere io che ne so, nella giungla in un sogno vedo un serpente, ma in realtà l'unico che vede è chi sta dormendo e che ospita dentro di sé l'intero sogno. Ma finché sono convinto di essere il protagonista del sogno, crederò di essere io che vedo le cose. E se mi accorgo che si tratta di un sogno lucido, molto spesso penserò comunque di essere io che vedo, io dentro al sogno, e non mi rendo conto che l'unica coscienza che c'è e che crea tutto il sogno è è il vero me, che non può comparire nel sogno, perché è il sogno che compare in lui. Così come la presenza non può comparire nella nostra vita, perché è la nostra vita che compare nella presenza. E quindi da quel punto di vista tutto il discorso che ho fatto su non reprimere, non scaricare le emozioni, ma osservarle e trasformarle, è sempre all'interno del sogno che segue la logica dell'io separato. E non è che allora è male uno non lo deve fare, perché succede. A me se capita di provare una forte emozione, spesso viene spontaneo sentire l'emozione anziché perché magari ho fatto un po' di meditazione, capito, in passato. E questa è una strategia migliore, ma è sempre una strategia per stare meglio nel sogno, che comunque non è altro che un modo in cui si modula la coscienza del dormiente, che è quello che io veramente sono e che non viene mai toccata da quello che succede nel sogno, anche se vive tutto il sogno. Non so se ho risposto, ma... Sì, grazie. Intanto saluto tutti,
Sono molto felice di stare qui con tutti voi. Allora, io diciamo che in questo periodo sto leggendo La presenza consapevole di Ruber Spira, sento tanti satsang anche che sono stati messi insomma in rete e tu suggerisci, Mauro, sempre delle letture, quindi io cerco possibilmente perché sono curiosa anche spesso i partecipanti parlano con grande entusiasmo e questa cosa, insomma, e devo dire che questo Ruber Spira mi sembra che comunque parli di insegnamenti, quindi mi sembra che in qualche maniera suggerisca a quest'io separato la possibilità, diciamo, di parlare una lingua in un certo senso un po' condivisa, che forse è quello che stiamo facendo adesso noi insieme, no? Per cercare appunto poi di connettersi in un certo senso, cioè la ricerca di andare non andare oltre, ma appunto esserci sostanzialmente. Quindi forse riconoscendo, no? Un pochino l'illusione del sogno. Allora mi era venuto in mente proprio poi, senza volerlo, hai citato proprio il sogno. Spira spesso parla dell'attore, per esempio, no? Di quando l'attore è talmente convinto, è talmente poi preso dal personaggio, no? Che sta, che sta investendo, per cui a un certo momento si dimentica, diventa Re Lear e si dimentica che invece, per cui poi arriva l'amico che si complimenta dentro il camerino e allora a quel punto si riconosce, no? E poi soprattutto quel Re Lear brilla comunque dell'attore sostanzialmente, chi lo anima, chi gli dà la forza, chi gli dà l'energia è comunque l'attore, altrimenti il personaggio praticamente non potrebbe, no, che essere così un appunto un qualcosa di illusorio. Però è anche vero che nei sogni può capitare in realtà che a un certo momento, non so se vi è capitato pure a voi, a me è capitato che a un certo momento questo personaggio del sogno dice: Ma questo è solo un sogno, ma fammi svegliare, che mi sono pure un po' stufata di questo sogno. E a un certo momento mi sveglio proprio, no? Per cui mi accorgo appunto che era un sogno e quindi voglio dire, perché non può in qualche maniera, no? Forse è una metafora anche di questo ehm, riconoscere, svelare questo svelamento, no? Che talvolta forse può accadere anche a quest'io separato, diciamo, pur rimanere, cioè riconosciamo che abbiamo questo personaggio praticamente. E, però è chiaro che poi non ci sono le parole, non ci sono, si va oltre, insomma, oltre tutto quello che l'io separato è abituato a usare per dare questa forma che noi abbiamo, questa forma umana che noi abbiamo sostanzialmente. Non so se sono riuscita un po' a spiegarmi, però ho la sensazione che, perché poi c'era stato anche un satsang in cui qualcuno diceva, ma noi se siamo qui a fare questo satsang insieme è perché comunque stiamo cercando qualcosa, no? Forse non è detto che stiamo cercando qualcosa, ci piace semplicemente stare qua. Cioè, voglio dire, comunque è bello stare tutti insieme, voglio dire, risuonare, no? Per cui non è detto che dobbiamo cercare comunque qualcosa, ecco quello che voglio dire. Non so se sono riuscita un po' a spiegarmi, però ho la sensazione appunto che queste risonanze poi comunque possano un pochino, diciamo, svelare tutto sommato anche l'illusione dell'io separato. Quindi forse si vive un po' meglio, ecco, forse è questo che il parlare una lingua piuttosto che un'altra
comunque ci può anche far star meglio, un po' più in armonia, insomma. Dimmi tu, Mauro, che ne pensi di tutte queste lucubrazioni mentali? No, no, Insomma, hai toccato vari aspetti. Allora, uno è questo. Quando c'è un attore che sta recitando il Macbeth e si è immedesimato talmente nel personaggio che mentre recita è come se credesse di essere Macbeth e prova le stesse emozioni, prova le stesse paure, prova lo stesso rimorso, bene? Poi alla fine della recita si accorge che non era Macbeth. Chi è che si accorge di non essere Macbeth? E chi è che, che crede di essere Macbeth? Macbeth o l'attore? è sempre l'attore, Sempre l'attore. è sempre. Allora, se io sono il personaggio di un sogno e nel sogno dico mi voglio svegliare perché questo è un sogno, chi è che lo dice? È Chi è che lo sempre pensa? l'attore, è sempre la presenza, è Il sempre. sognatore, no? Eh È sì, quello che sta a letto. eh sì, sempre. Però finché io dico questo è un sogno, mi voglio svegliare, sono ancora nell'illusione, c'è ancora l'illusione di essere il personaggio del sogno. Eh sì, in quel momento sì. Questo ci dice che non è che basta sapere una cosa, Mhm. perché nel momento che io acquisto una conoscenza, anche una convinzione, eh, con il pensiero, io posso essere convinto, per esempio da un neuroscienziato, che l'io separato non esiste. Mhm. Ecco, allora, come dice spesso Tony Parson, sei una persona che ha la conoscenza di non esistere, ma resti una persona, capito? Perché nel momento, il fatto che si evapori questo, che evapori questo miraggio di essere un io separato, dice Tony Parsons, che in una maniera vaga, ma appunto, come dici tu anche, la parola è un fatto energetico, non è un fatto di concettuale, è un fatto energetico che a volte succede e quando succede ci rendiamo conto che le cose sono sempre state così, cioè che quello che finisce è qualcosa che non è mai esistito in passato. Semplicemente diventa evidente che quello che pensavo che fosse non era. Allora, il punto qual è? È scambiare questi accadimenti come un evento di causa ed effetto, cioè pensare che quello che è successo prima, che siano 20 anni di pratica meditativa, che sia l'investigazione del sé, che sia la rivelazione di un maestro, e poi dopo succede che si vede come l'evidenza di una presenza senza l'io separato, uno può cominciare a pensare che quello che è successo prima ha causato questo. E allora è come se noi pensiamo che il fatto che una nuvola scompaia causa la venuta del sole, che invece stava lì pure prima. Allora, questo, nel momento in cui si pensa questo, si continua a stare nella catena dell'illusione in qualche modo. Non è illusione perché non succede, succede, quindi non è un'illusione. È che quello che succede viene interpretato, come spesso succede, con un'interpretazione che non è quella vera. E allora a questo punto poi succede che un'interpretazione sbagliata continua una illusione. È tutto lì. Quindi, e quindi anche quello che succede qui,
per esempio, che tu parlavi di una risonanza, no? Io pure uso quella parola, lo usano altri perché non si sa bene come dirlo. A volte può succedere una risonanza che io chiamo il sorriso dell'essere, perché se ci fate caso, noi non ci accorgiamo mai di quando stiamo sorridendo, cioè sorridere è un atto completamente spontaneo, è oltre la nostra consapevolezza. Dopo diciamo, ah, ho sorriso, ma quando uno sorride viene così. Ecco, allora, e quindi il sorriso dell'essere, la risonanza del sorriso dell'essere, è un modo di dire che questa risonanza che sta sempre qui, non è che, ecco, però a volte può farsi strada in certe situazioni, può farsi strada in qualcuno e in qualcun altro no. E questo farsi strada vuol dire dissolvere un attimo le nuvole e dire, ah, ma il sole c'era già prima. E quando ci sono le nuvole, il sole c'è, anche con le nuvole. Ecco, questo fatto può diventare evidente. Così come può darsi che poi la risonanza se ne va e che uno si ritrova esattamente come prima. E allora se è schiavo del pensiero della causa e dell'effetto, pensa, ah, ho fatto tanto, sono riuscito a intravedere un barlume, ma siccome adesso è finito, devo praticare, fare altre cose per stabilizzarlo. E questo fa parte dell'illusione, perché non è un barlume, cioè il barlume è dato dal fatto che le nuvole si sono aperte un attimo e si sono richiuse, ma non hai nessun bisogno di stabilizzare il sole, perché è l'unica cosa che c'è sempre, capisci? E quindi pensare che questa cosa va e viene, cioè, nella nostra esperienza può essere così. Non so, uno partecipa a un incontro importante, un satsang, un incontro oppure sta facendo meditazione, oppure sta sbracato sulla spiaggia e non pensa a niente. All'improvviso ha questa evidenza che non c'è separazione con niente, questa completezza, questa felicità, eccetera. Poi sembra che se ne va. Allora il punto è che da lì non significa che se n'è andata, perché l'andarsene via di quella sensazione, che era un'esperienza, non significa che se n'è andata via la sorgente di tutte le esperienze, la presenza di cui parlavo prima. Quella è l'unica cosa che c'è. Quindi il punto è che ci sono delle belle esperienze in cui si intravede la non separazione. Quando finisce quell'esperienza lì, non è che finisce la non separazione, continua ad essere l'unica vera realtà e la non separazione comprende anche la fine di quell'esperienza, comprende anche quello che viene dopo. E allora a quel punto può venire un senso di grande agio, che non significa star bene, nel senso che uno può pure incontrare poi situazioni molto dolorose. Però quell'agio, quello che ho chiamato agio, non ha a che fare con gli alti e i bassi della vita, è un po' lo spazio dove questi alti e bassi accadono e quindi non se ne va. Grazie mille. Ciao, Sì, grazie, sì. buonasera a Ciao. tutti, ciao. Allora, tu questa sera hai toccato come dire, un argomento di un qualche cosa che io ho provato, fra virgolette, diciamo a gennaio, ed è un anno che in un certo senso ci lavoro sopra. Dopo una visita fatta a gennaio a mio marito, a una prima diagnosi, diciamo, ok? Io sono entrata, tu all'inizio hai parlato delle paure, delle emozioni, ok? In una, come dire, in una paura
quasi di impotente in un certo senso, perché di fronte a certe realtà la paura è impotente, ok? Non è come dire, come tu hai detto, del serpente, di quelle cose. Di fronte a una certa realtà è impotenza. E in quel periodo lì, prima di un esame specifico, ok, è intercorso un tempo, diciamo, di un mese, ho dovuto rimanere con quella paura. E Sì. mi è venuto in mente una frase che non mi ricordo in che libro l'avevo letta, di Krishnamurti, dove lui dice: avete mai provato a rimanere con la paura fino in fondo senza Mm. cercare di dargli una connotazione, un nome? Ora non mi ricordo di preciso. Probabilmente ne parla tanto, molto spesso, in un punto probabilmente di Libertà dal conosciuto, che è un libro Potrebbe essere, che potrebbe consiglio essere. sempre di Krishnamurti, che è un librino Ok, non lungo ma molto e intenso. in quel periodo cioè, come dire, quella frase rimase con me, si può dire, per 24 ore al giorno. E come dici tu, c'era questa osservazione, ok? L'emozione che saliva della paura, la mente che cercava la soluzione, in alcuni momenti trovava la soluzione, ma poi invece riemergeva la disperazione, finché a un certo punto, un giorno, non so dirti come sia successo, a un certo punto, osservando tutto questo processo che durò giorni, fu come se a un certo punto io mi resi conto che quello che stava accadendo, definiamolo così, era, io l'ho definito così, una lotta fra la mente e il corpo che nulla aveva a che fare con la realtà, ok? E fu come se, ed è lì, quell'energia che tu dicevi, ok? È stato come se, non lo so, fosse stata liberata una bomba dentro di me. Eh, La sentii sprigionarsi in tutto il corpo. Fu come, io ho provato una volta questa sensazione un po', diciamo, che assomiglia un po' a uno svenimento, ok? Come se a un certo punto non senti più le gambe, poi piano piano non senti più tutto il corpo e poi a un certo punto tu svieni. In quell'occasione lì, invece, io rimasi consapevole di tutto questo processo, lo vidi dall'inizio alla fine. Io non te lo so spiegare, non te lo saprei descrivere. Cioè, io ricordo una cosa, dire di beatitudine è poco. Io provai una grandissima sensazione di benessere. Quando piano piano tutto il mio corpo riprese, come dire, cominciai a riprendere la sensazione delle gambe, delle braccia, della testa, ciò che mi venne davanti, la prima cosa fu il piacere della morte. È come se io avessi percepito, io non so che cos'è la morte perché se sono qua non so che cos'è, però fu come se, non lo so, in quel processo io mi resi conto che nella morte c'è beatitudine. Quello che accade dopo, diciamo che per un po' di giorni fu piacevole. Da quel momento lì in poi, per mesi, però, io sono vissuta con l'ansia, che nel tempo poi ho scoperto, subito non capivo che cos'era quell'ansia che avevo sempre, per qualsiasi cosa, dal preparare un pranzo a un appuntamento, io avevo sempre l'ansia. È stato come dopo mesi ho come intuito che attraverso quell'esperienza io mi sono resa conto che c'è grande vulnerabilità nella vita, che io non posso, come dire, essere, mh, come dire, programmare, cioè che
le cose accadono che io le voglia o no. Non ero cosciente subito, poi mi resi conto di questo, che quell'ansia nasceva dalla paura che la vita è imprevedibile, che da un momento all'altro ci siamo e poi a un certo punto non ci siamo più, diciamo. Da lì è partito un'osservazione diversa, dove ho capito che, e lì ci sono ancora dentro, diciamo, che il desiderio, cioè la paura e il desiderio viaggiano assieme, nel senso che il desiderio è quello che fa sì che io persona mi identifichi con me, cioè se io desidero qualcosa sono io, non so se riesco a spiegarmi, mentre la paura mi rende vulnerabile, il desiderio mi rende, è come se io avessi sicurezza di me, se desidero è perché ci sono, se riesco a fare un programma è perché ci sono. Non so se mi sono spiegata. No, penso proprio di sì. Cioè Ecco, vorrei un beh, tuo parere, una tua parola. sì, intanto quando tu hai usato l'espressione che è stata come un'esplosione, no? A un certo punto. Sì, 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 Ecco, perché appunto normalmente la nostra paura, in questo caso stiamo parlando di paura, ma può essere anche desiderio, può essere anche rabbia, certo, eccetera. Le nostre emozioni, come dicevo, eh, inducono una tensione. La parola dire tensione, tendere, vuol dire dirigersi verso qualcosa. Anche attenzione è ad tendere, quindi dirigersi verso, e in questo caso dirigersi verso l'oggetto della propria paura. Nel tuo caso era la possibilità della morte di tuo marito, se ho capito bene. Quello era l'oggetto, che faceva sì che questa emozione avesse come un fiume, va verso quello. Nel momento in cui capita di non solo, non è una questione di osservare l'emozione, è di scoprire di essere tutt'uno con l'emozione. Essere tutt'uno vuol dire non ci sto più io qua, lì l'emozione che mi trascina o che io devo trattenere, ma io e l'emozione siamo uno, quindi io non ci sto più, c'è solo l'emozione. A quel punto questa monodirezionalità verso l'oggetto diventa un'espansione in tutte le direzioni e quindi quello che succede quando c'è un'esplosione, perché non ha più una direzione, diventa quello che ho detto una danza di energia. E questo a volte succede o a volte quando si pratica certe forme di meditazione, ma può succedere come è successo a te in situazioni di vita, spesso quando siamo messi all'angolo, quando cioè non possiamo fare a meno di essere tutt'uno con qualcosa. Perché se io cerco di essere tutt'uno con qualcosa, non è mai possibile perché c'è una separazione fra me che cerco di fondermi con qualcosa che mi sta di fronte. Invece scoprire di essere tutt'uno, di essere uno, vuol dire che cade la separazione. E quindi questo... E poi ti sei confrontata evidentemente con quella che è l'angoscia esistenziale, no? Cioè, una volta Freud disse che quando una persona, grazie a una buona psicoanalisi, riesce a guarire da una nevrosi, può passare dalla sofferenza nevrotica alla sofferenza normale. E cioè la sofferenza normale non è quella che c'ha uno che ha quei tipi di sintomi e gli altri non ce l'hanno. La sofferenza normale
è il fatto che tutti noi, come esseri umani, sani o malati che siano, condividiamo il fatto che essendo nati moriremo e che dobbiamo fare i conti con questa cosa, con questo mistero della morte, no? Ecco, questa è una forma di ansia che ha a che fare di tipo esistenziale, cioè il fatto che noi moriremo. Poi può essere la morte di una persona cara, eccetera, ma insomma dietro c'è sempre il fatto che io morirò. Ecco, e allora da questo punto di vista credo che ci sia un gran rimosso dal punto di vista proprio delle persone cosiddette normali su questo, su questa, su questa consapevolezza della nostra finitezza e mortalità come esseri umani. Eh, a volte nei nostri tempi, eccetera, la gente sembra che non si vuole negare niente, che pensa di essere capace di tutto, che vuole tutto, proprio perché scegliere qualcosa e rinunciare a qualcos'altro è già un limite che mi ricorda il fatto che nella vita c'è un limite, che è quello della morte. Ma, come diceva David Lloyd, usando sempre una categoria della psicoanalisi, cioè la fobia, qual è la differenza fra ansia, fobia e paura? Allora, la paura è sempre paura di qualcosa, cioè c'è qualcosa che ti minaccia e allora tu hai paura. L'ansia è quando hai paura ma non sai di che cosa, diciamo così. La fobia è uno spostamento della paura su un altro oggetto, cioè se tu hai un ricordo traumatico di qualcosa di molto brutto che ti è successo quando, che ne so, eri piccola, allora a quel punto per proteggersi la tua psiche può rimuovere quel ricordo e non ti ricordi più niente. In quella situazione provasti una grande paura. Ora è chiaro che quella paura è rimasta e vuole emergere la coscienza, perché come ho detto, tutto ciò che uno tiene sotto, più lo spingi sotto, più aumenta la sua energia per salire. Ma non può salire come il ricordo vero, perché è troppo. La coscienza sarebbe spazzata via. Allora emerge come la paura di qualcos'altro che indirettamente è collegato a quel ricordo, ma non è quel ricordo. No, che ne so, uno può aver subito un abuso da piccolo e esserselo dimenticato mentre suonava la sirena di una fabbrica a mezzogiorno. Allora tu che fai? Non ricordi niente di quello che è successo, di quel terrore che hai provato, ma quando senti suonare la sirena di mezzogiorno vai nel panico. Questa è la fobia. Ecco. Allora, questo David Lloyd dice, ma eh, non è che la paura che noi abbiamo della morte non è una paura, ma è una fobia. Cioè che noi spostiamo sulla idea che moriremo una paura ancora più fondamentale, e cioè che la morte che cos'è? Che io finirò. Però se io ho paura della morte, perché io finirò, mi rassicura che siccome adesso ancora non sono morto, io ci sono. Mm. E se invece io non ci fossi adesso, se io non ci fossi come entità separata in questo momento, non ci fossi mai stato, e questo finché c'è questa idea dell'io separato è un terrore ancora più forte. E allora diventa la paura della morte, no?
perché in realtà noi come io separato non ci siamo neanche adesso. E questo è molto destabilizzante Mm. per chi ne fa la propria identità. Ecco perché a volte succede che quando questo io separato si sospende, può essere molto piacevole, può essere molto bello in certe situazioni, per esempio nell'esperienza estetica, nel fare l'amore, può dare, in certi momenti l'io scompare, uno si sente quella espansione di cui dici, ma invece altre volte può essere terrorizzante come trovarsi in caduta libera senza niente a cui aggrapparsi e a volte gli incontri con, diciamo, in situazioni dove si crea quella risonanza di cui parlavamo prima, che in qualche modo smaschera la separatezza, la mia separatezza da tutto il resto, e a volte può essere molto, creare molta angoscia, insomma. Ma l'angoscia c'è nel momento finché, finché c'è ancora l'idea di essere un io separato. È quasi un modo di rimanere compatto, come dicevi tu quando si parla del desiderio, no? D'altra parte, sia il desiderio che la paura presuppongono un io, cioè Mm. separazione, nel senso che tu non desideri quello che hai o quello che sei, tu desideri quello che non hai. Certo. Tu non hai paura di quello che tu sei, di te, Mm. tu hai paura di qualcosa che vivi come altro da te. E quindi c'è sempre questa separazione, altrimenti paura e desiderio non hanno un posto dove poggiare. Mm. Questo, detto lo dico subito, non ha niente a che fare con quelle cose, per esempio quando parliamo di paura, con il senso di sopravvivenza di un corpo. Cioè Mhm. ogni organismo, quando è minacciato da qualcosa, Lotta per, comprese le certo, cellule, si contrae, certo. cioè quelle sono reazioni naturali, insomma, io non chiamo quelle paure, insomma, ecco, Mhm. ecco. Grazie. Sì, ecco, mi viene da dire, l'io separato nasce quando c'è un'identificazione della presenza o della coscienza che non è mia, ma con un corpo e una mente, no? Quando dico Mhm. io, nel senso di io separato, io intendo un ente cosciente, io sono la coscienza, che sta in un corpo-mente. Questa è l'idea Mhm. di essere un io separato. Ora, il punto è Mm. che le separazioni non ci stanno. Nel senso che neanche il corpo-mente si può dire che sia separato da tutto il resto perché è fatto di un flusso di atomi Mhm. e di particelle che non è che c'è un punto dove uno è separato dall'altro, no? Però il corpo-mente come entità vivente ha una sua, come posso dire, omogeneità interna che lo differenzia dagli altri. Mm. È localizzato nello spazio e nel tempo. Quindi, se vuoi, è temporalmente separato da corpi menti che c'erano prima o dopo, è spazialmente separato da altri corpi, ma separato nel senso che non sono un unico blob, un'unica, ma non è però separato veramente, però c'è questa, questa differenza, cosa che la coscienza come luce non ha. Ma nel momento in cui io vivo una coscienza identificata con questo corpo e con questa mente, allora è chiaro che credo che anche la coscienza sia separata dal campo coscienziale, diciamo così.
si crea l'idea che c'è una coscienza dentro un corpo-mente che è separata. Mm. E quindi è come dire, facciamo un Mm. esempio, la luce del sole Mm. la puoi separare in tocchi? No, è un flusso unitario. Mm. Poi finisce sopra una pianta, allora tu non la vedi, la luce del giorno tu non la vedi. Tu vedi gli oggetti. Quindi la luce del sole finisce sopra una pianta e appare verde, finisce sopra una fragola e appare rossa. Puoi dire che la luce del sole che appare verde sulla pianta e che appare rossa con la fragola vuol dire che sono separate? No, perché a Mm. monte Mm. è un'unica luce. Mm. La differenza è solo che, ovviamente, adesso se noi vogliamo parlare di ottica, è chiaro che la struttura molecolare atomica della fragola fa sì che quello che noi vediamo che viene riflesso sono certe frequenze di luce, mentre invece la pianta verde riflette altre frequenze che ci sembrano verdi, mentre quelle altre noi le traduciamo come rosse. Ma la luce che investe sia la fragola sia la pianta è una sola, è un unico flusso che è quello della luce solare, che non ha separazioni. La differenza non è una separazione. Il fatto che Mhm. quando colpisce la fragola appare come rossa e quando colpisce la pianta lì vicino appare come verde, È non come significa verde? che ci sono due luci solari separate, Certo, Ecco, e lo stesso succede con la coscienza. L'idea, il fatto che questa coscienza riflette, cioè corpo e mente localizzato, non significa che la sua luce, la sua sorgente, sia separata da quella che compare là come un altro corpo-mente. certo. E se permettete, volevo aggiungere qualcosa. Si può? E certo. Ok, volevo, diciamo, il linguaggio abbiamo detto che appunto no, ci limita moltissimo, quindi però nello stesso tempo il linguaggio appunto ci permette anche a volte delle risonanze. Allora alcune parole magari mi risuonano di più e altre invece, ecco, per esempio quando si parla, no? Adesso ultimamente utilizziamo molto il parametro, no, della fisica quantistica, parliamo di, cerchiamo un attimo anche di utilizzare perché comunque una mano in un certo senso, no? Poi soprattutto noi occidentali siamo abituati comunque molto alla scienza, quindi comunque ci piace il fatto che riusciamo forse a razionalmente, no, a comprendere, diciamo. Però è anche vero che poi fa pure un po' paura immaginare appunto questo flusso di atomi, no? Cioè quando pensiamo a questo sorriso dell'essere, voglio dire, è molto più bello, no? Piuttosto che pensare a questa danza di atomi, diciamo per me, ecco, per come risuona a me, no? E quindi appunto, per esempio, alcuni autori magari si esprimono con questo amore, no? Parlano di amore, parlano di sé, insomma, si usano delle parole poi alla fin fine come facciamo pure per cercare in qualche maniera, no? Di comunicare su questi argomenti che sono argomenti che ovviamente noi siamo compresi all'interno di, quindi no, o meglio, il tutto si esprime attraverso noi che siamo così limitati, insomma, questo è il punto, no? E allora, ecco, questo ti volevo dire, Mauro. Le persone, tu poi hai esordito oggi proprio con questa imperturbabilità, no?
spesso appunto, per esempio, parlare di flusso di atomi magari fa subito immaginare un discorso più, non dico meccanicistico, però comunque la danza degli atomi non a tutti piace, dà un senso di freddezza, no? Mentre invece il sorriso, magari l'amore, anche se poi hai parlato in un satsang dell'amore incondizionato che dovremmo provare per Hitler o chi per lui, insomma, può forse spaventare pure un po', però diciamo che siamo forse anche con le tradizioni che abbiamo alle spalle, un certo tipo di linguaggio, non lo so, secondo me, almeno per me funziona di più, nel senso che mi sento più a mio agio. Sentire la parola amore, sentire appunto, ecco, questa luce quando tu ti esprimi, no? Quindi anche queste metafore che utilizziamo, secondo me possono essere appunto, possono farci vibrare in un modo piuttosto che in un altro, un pochino ci condizionano come corpo-mente, insomma. Ecco, poi dimmi tu, io però questa cosa la vivo e te la volevo esprimere. No, fai bene. Eh. Diciamo questo che le parole ovviamente non sono la cosa, no, non sono mai la cosa. Nessuno si può dissetare con la parola acqua. E quando e se, se tu pensi a come funzionano le parole, Alan Watts diceva che se tu immagini un alieno che scende sulla Terra e di una civiltà, l'unica cosa scritta che trova è un vocabolario, non potrà mai decifrare quel linguaggio, perché a meno che non abbia delle figure. Perché un vocabolario ovviamente definisce ogni termine con altri termini che si trovano nel vocabolario, i quali a loro volta sono descritti con altri termini, ma se tu non hai una figura, ogni cosa sconosciuta rimanda a un'altra cosa sconosciuta. Quindi questo per dire che cosa? Per dire che quando noi usiamo le parole, noi normalmente ehm, ci capiamo soltanto se quelle parole indicano un'esperienza condivisa che noi già abbiamo avuto. Mi spiego, se io ti dico arancia, tu avrai sicuramente in passato mangiato, odorato, visto un'arancia. E allora nel momento che ti dico mela, tu capisci quello che è. Le parole possono cambiare, con un inglese diciamo apple, però l'esperienza condivisa ci deve essere. Adesso prova a pensare come potrebbe essere possibile descrivere un'arancia a uno che non ne ha mai visto una. Cioè, è impossibile, capito? Quindi questa è la difficoltà in cui si trovano i mistici che dicono che l'esperienza mistica è ineffabile, ma in realtà qualsiasi esperienza è ineffabile, cioè è indescrivibile se uno non l'ha già fatta e sta parlando con un altro che ha già fatto quell'esperienza lì. Capisci? Quindi il linguaggio è quello che è, insomma, non può, eh, non può comprendere la sorgente da cui vengono fuori tutte le parole e tutti i pensieri. Non può comprendere lo spazio di coscienza in cui si trovano quando appaiono le parole, perché sono una piccola onda di quello spazio. E allora, ovviamente, bisogna usare le parole come indicatori, no? Come indicatori che devono, che in qualche modo quando si parla
di queste cose devono indicare qualcosa che tutti noi già sappiamo senza saperlo. Vedi come le parole diventano paradossali, no? Bella però. Noi, in realtà noi siamo la presenza, siamo solo questo e qualcosa dentro di noi lo sa, perché se noi cerchiamo la libertà, se noi cerchiamo la completezza, non potremmo farlo se noi ci sentiamo incompleti. Allora, uno che sta in prigione non si sente in prigione se sa che cos'è la libertà. Se c'è nato in quella cella e pensa che tutto l'universo sia quella cella lì, non si sentirà un prigioniero, capito? Assolutamente. Quindi il punto è che per desiderare, per sentirti prigioniero, devi sapere dentro di te che cos'è la libertà. Questo Platone lo diceva. E per cercare, per sentirti incompleto, mancante, vuol dire che dentro di te la completezza già risplende in qualche modo. Quindi, solo che siccome la completezza c'è solo quando ci si trova a confronto con il tutto, senza esclusione di niente. È chiaro che nessuna parola può catturare il tutto. La parola tutto lo dice, ma non dice niente, insomma, no? Ecco, quindi c'è un uso delle parole per indicare, e il grande problema è che se io vedo una freccia che mi dice Bologna, molto spesso con le parole si finisce per credere di salire su quel palo e dire sto a Bologna, capito? Invece che capire che bisogna lasciare il dito che indica la luna per vedere la luna. Ecco, e quindi siamo sempre lì. Ora, da quello che tu dici, però, mi viene in mente un commento. Le parole vengono dal nostro passato e sono il già noto. Le parole si riferiscono a quello che noi già sappiamo e ci aiutano a riconoscere il nuovo, nel senso che ogni volta che affrontiamo un'esperienza, noi la riconosciamo. Riconoscere vuol dire di conoscere un'altra volta, no? Perché sappiamo la parola. Questo è un processo che avviene automaticamente nel plasmare la percezione. Se voi guardate nella vostra stanza, dico spesso, non è che vedete macchie di colori, vedete una lampada, un libro, una sedia. Quindi c'è già la parola che è intervenuta per riconoscere. E questo è un processo veloce e automatico perché a volte ne va della nostra sopravvivenza. Di nuovo, se tu non riconosci il cobra velocemente, rischi di non poter riconoscere più nient'altro. Ecco, quindi diciamo che ha un suo senso questo per quello che riguarda le cose. Il problema qual è? Che se noi non diamo più attenzione a quello che vediamo, perché l'attenzione lo diamo a quello che noi non riconosciamo, che è quella cosa laggiù all'orizzonte, ma non lo so, ma che sembra un albero, una persona. Allora noi mettiamo attenzione. Nel momento diciamo, ah no, è un albero, finito. Abbiamo appiccicato l'etichetta ed è finito. Allora tu capisci che da un certo punto di vista questo è utile, nel senso che tu quando riconosci qualcosa non gli dai più attenzione e ti puoi occupare di altro. Ma se tu quando ti viene a trovare un caro amico, invece della persona com'è adesso in questo momento, incontri l'immagine che te ne sei fatta, ah, questo qui è così e così, tu non vedi più la realtà, tu stai vedendo soltanto le tue immagini fisse, il passato, capito? Ecco, eppure noi lo facciamo perché
Beh, se tu ti trovi a contatto con una persona che ami, va bene, e che ti ama, lo devi dare per scontato per sentirsi al sicuro, perché se invece tu non passi attraverso le immagini, ma guardi quella persona, potresti scoprire tante cose che non sapevi, e fra quelle magari che quella persona non ti ama più, che ne sai. Allora noi, il nostro io separato, usa le parole per creare, l'ho detto, mi pare, non so se nello scorso satsang o 2 satsang fa, per creare una struttura di rappresentazioni fisse della realtà che mi danno la sicurezza che io ci sono. Cioè l'idea di sentirsi a casa, no? Casa è il noto. Il noto è che io quando vado in quella stanza sono sicuro che troverò quelle cose lì e che quelle cose lì sono la mia realtà solida, e mi danno una input sulla mia solidità e stabilità. Quindi le parole sono rappresentazioni, queste rappresentazioni fisse in qualche modo nella nostra memoria, proiettate intorno a me, mi danno la sensazione che c'è qualcosa di stabile, ma non è così. Eh, non è così. In realtà la danza delle particelle che appaiono e scompaiono dal vuoto quantistico in una maniera così veloce e imprevedibile, perché persino il concetto di causa-effetto non funziona tanto lì. È tutto così, e non c'è il pavimento sotto i nostri piedi. La Terra sta cadendo nell'universo intorno al Sole, che sta cadendo in giro intorno a una galassia, che sta cadendo con tutto un sistema di galassie. Eh, allora è vero quello che tu dici, cioè è vero che per ognuno di noi ci sono certe parole che hanno una maggiore risonanza e altre no. Ma a volte le parole più preziose sono quelle che ci destabilizzano la nostra visione rassicurante della realtà nostra come casa, capito? Quindi io trovo che eh, per me è stato sempre molto più fecondo quando mi è mancato il terreno sotto i piedi rispetto a quello di cui ero certo, che non quando ho trovato qualcuno che confermasse le mie certezze. Perché, perché veramente questa realtà è un abisso di impermanenza, di imprevedibilità, di esplosioni di qualcosa che non possiamo riconoscere. E questo può dare angoscia, ma può dare anche un grande senso di meraviglia, come quando si vedono i fuochi d'artificio, dove tu non riconosci delle forme note, vedi queste luci, queste cose che durano un secondo e provi meraviglia. Quindi la meraviglia e l'angoscia a volte possono manifestarsi proprio quando quelle parole che ci danno conforto, come amore, il bene, il sé, mostrano la loro altra faccia. E l'altra faccia è l'ignoto, è la caduta libera nel mistero. Senza questa seconda faccia, diventa tutto un po' falso
È come avere lo yin senza lo yang, direbbero i taoisti. Quindi è chiaro che un conto è dire certe parole non hanno nessuna risonanza dentro di me, altre hanno una risonanza. Questa risonanza però non si deve limitare alle parole che mi fanno sentire bene a casa mia, al sicuro, perché c'è anche questo, perché quando tu scopri che sei il fondo della realtà, Grund, dicevano i mistici tedeschi, no? Il fondo dell'anima, il Grund, il terreno, tu ti senti sostenuto perché, perché è il fondo di tutto e quindi però diceva Eckhart il Grund è Abgrund, cioè il fondo è senza fondo e allora finché credi di essere un io separato ti senti precipitare in un abisso, ma il senso di precipitare c'è perché ancora pensi di essere un io separato. Quando scopri che tu sei l'abisso, l'abisso non cade da nessuna parte. Invece lo Zen usava una metafora molto quotidiana, il secchio dell'acqua che si cala nel pozzo, e poi invece a un certo punto dice il secchio si è sfondato, cioè non c'ha più fondo, che è un modo più zen di dire la stessa cosa che diceva Meister Eckhart. Grazie mille, comunque bellissimo sentirti e precipitare nell'abisso. Comunque è bello il fatto che diciamo che comunque ci apriamo, almeno per me, aprirmi, a me fa piacere aprirmi. Poi è chiaro che le sensazioni che come corpo, mente, sperimento possono a volte essere molto gradevoli e a volte procurarmi angoscia. Cioè, Questo è, insomma. Però va bene così perché l'apertura è... Mi piace aprirmi comunque, mi sento così in questo periodo della mia vita. Poi, non so, tanto siamo sempre qui, quindi passato e futuro non c'è, per cui tutto è qui, per cui va bene così. Grazie mille. tempi. Buonasera Mauro, buonasera a tutti. Buonasera. Pensavo che, ti volevo raccontare questa cosa brevissima che riguarda un viaggio che ha fatto una mia amica in India pochi giorni fa, tornata da pochi giorni. È stata a Mumbai e mi mandava le foto, no? Di questa città molto caotica, questo traffico incredibile, queste ape car che giravano, no? E io per ridere ho detto, io sono nato nella provincia di Salerno, in questi E paesi siamo molto... lì. Ho detto, caspita, ma sembra San Marzano sul Sarno degli anni 90. Cioè, me la ricordavo proprio così. C'erano anche dei palazzi che facevano da sfondo, che mi ricordavano dei luoghi dove sono nato e cresciuto. E mi era venuto in mente così di cercare, perché in realtà era una storia che io mi raccontavo da un po' di anni già, che un domani mi sarebbe piaciuto andare in India. Mm. Sto aspettando il passaporto, mi arriva a gennaio perché la procura di Mantova ha dei problemi con, Non con è il, la sola. con il rilascio dei passaporti. Però forse ce l'ho fatta. Forse ce la fa. E quindi per l'anno prossimo mi piacerebbe progettare un viaggio, potendo, e vedrò. E mi sarebbe molto piaciuta l'idea di andare in India, di andare a Mumbai, di andare a Ketbadi Road, dove c'era la tabaccheria di Nisargadatta, il mezzanino dove lui mi volevo raccontare questa storia, no? E sono andato a cercare su Google Maps per vedere il posto. Caspita, non c'è più niente, cioè non c'è neanche un memoriale, non c'è neanche una targa. Leggevo le recensioni sotto di persone come me, occidentali, che sono andati lì e che dicevano si fa fatica persino a trovare persone lì nella via che sappiano di cosa stai parlando e non si ricordano neanche più qual era il mezzanino dove Nisargadatta teneva degli incontri sopra la tabaccheria di famiglia. Ora, questa cosa qui, poi, vabbè, lì per lì mi ha lasciato un po'... Ho detto, mi avete rovinato... E l'ho scritto a questa mia amica, e ho detto, ma com'è possibile? E mentre lei era lì mi diceva, guarda Mario, qui ti sfano tutto di continuo, nel senso... la città è molto caotica, anche proprio si respira questa cosa. Però
lo senti che dentro hanno un senso di umiltà, di gentilezza, di amore, di cura verso gli altri. Lei è rimasta molto colpita da questo, e proprio dall'umanità che ha incontrato. Però lì di senso di attaccamento non è che ce n'è molto, cioè ci siamo confrontati su questa cosa e mi è un po' spiazzato, perché ho pensato, se fosse in Occidente un maestro di quella portata, perché poi è pieno internet di siti che riportano le sue cose, tutti gli editori del mondo hanno stampato i suoi libri, c'è un personaggio famoso in tutto il mondo, non ci riuscivo a credere, ho detto ma com'è possibile che lì non ci sia neanche una targa con scritto? E si vede che non c'era proprio un senso di attaccamento alla base. L'ho trovato estremamente coerente col suo pensiero, con il Vedanta in generale, quindi mi sembrava tutto perfetto poi alla fine. Però un pochino ci sono rimasto male, ma non fa niente. Ti volevo raccontare questa cosa per aprire un po' il discorso in merito al ruolo che ha il maestro, no? In generale. Mi sono reso conto ehm, che c'entra un po' con quello che stava dicendo Paola proprio adesso, no? Io in questi incontri, in questo spazio di condivisione che avete creato e che mettete a disposizione delle persone che vogliono partecipare, a me è capitato di farti tante di quelle domande, a volte anche buffe, cioè se le avessi fatte a qualsiasi persona che conosco sull'essere, sull'esistenza, sull'impermanenza, eh, su sentimenti profondi, sulle paure, cioè probabilmente se l'avessi fatta a qualcuno che conosco nella mia vita si sarebbe preoccupato, dove dire, ma che ti sta succedendo? E invece qui è bello poter avere uno spazio dove queste cose si possono raccontare liberamente, e in particolare a te, non è una cosa che ti voglio dire con senso di attaccamento per la tua persona, perché è proprio questa la cosa bella, che è impersonale, no? E mi ricordo anche di una conferenza che ascoltavo del grande filosofo Carlo Sini qualche giorno fa. Proprio all'inizio di questo seminario lui aveva dato come apertura, come indicazione di apertura a questi suoi allievi, noi qui stiamo costruendo un luogo. Questo è un luogo che poi dovete lasciare, non rimanete attaccati a questo luogo, no? È un po' quello che provo nei tuoi confronti. Spero che non ti risulti come una cosa che rivolta alla persona, cioè non è quello che mi interessa cioè mi rendo conto che proprio tu la vivi da un punto di vista impersonale, perché mi rendo conto che a te non interessa neanche tanto quel ruolo del maestro. Cioè si vede No. che hai la vocazione per l'insegnamento e ti piace questo spazio, ma proprio non ti frega, perché vedo invece altri esponenti di non dualità, altre persone che fanno delle divulgazioni molto simili alle tue, che però invece hanno associazioni, hanno tutti dei Sì, movimenti, si mettono in moto e fanno anche bene a farlo, magari gli riesce sì, bene, certo. però si vede che proprio non è la tua cosa. E per questo avevo in animo non di farti una domanda, perché di domande astratte te ne ho fatte molte, proprio di dirti grazie, perché anche se tu rifugi molto questo ruolo di maestro, non ho mai trovato un maestro che sapesse parlare al mio cuore come hai fatto tu e come fai tu. Niente, ti volevo solo dire grazie per questo e per questo spazio a Olivia e Fabrizio che, insomma ci stanno dietro, che lo tengono insieme, anche se a volte si incappa in dei piccoli problemi tecnici come quelli di stasera. Mentre eravate lì intenti a cercare di registrare, io cercavo su internet di vedere se riuscivo a darvi una mano, ma non ci sono riuscito. Hai trovato. Non ho trovato niente. Basta, tutto qui, quindi grazie, grazie infinite. No, grazie a te di questa condivisione. E devo dire che anche l'ho sperimentato su di me, la gratitudine che noi spesso poi attribuiamo a qualcuno, a volte siamo grati a qualcuno in particolare, no? Ma ha sempre dietro un sapore di vastità, di una gratitudine. Ecco, io penso che l'avrai provato tu, alcuni l'hanno provato a volte, no? Noi diciamo che a volte siamo contenti e siamo grati, noi diciamo alla vita, ma dire gratitudine alla vita vuol dire gratitudine gratuita, cioè una gratitudine senza un motivo, senza un perché. E, e questa gratitudine senza un perché è come l'amore, cioè è qualcosa che non ha una causa.
è un sovrappiù di energia, di vita, che come quando si stappa la bottiglia dello spumante e ci sono le bollicine, no? Ecco, quando la vita fa le bollicine, queste bollicine sono o gratitudine, o amore, o meraviglia. Ed è qualcosa che, come dicevo prima, non va verso da tutte le parti. Può partire da una persona, da una situazione, ma poi non può essere imbrigliata. È qualcosa di... E quindi sono molto contento se provi questo, perché, come ho detto, in realtà è una cosa impersonale. Poi mi vengono da dire altre cose. Per me non è che non esiste un maestro, per me il maestro è una funzione. Può capitare con una persona che svolge il ruolo di maestro, può capitare con una persona apparentemente normalissima, ma che per te diventa un maestro. Può capitare con una situazione di vita, può capitare veramente. Ecco, Nisargadatta diceva il maestro, i maestri, i guru, sono mentre cammini le pietre miliari, sai, no? Quelle che stanno lungo la strada. Ma il Sadguru, il vero maestro, è la strada. È la strada e non la meta, è la strada, a ogni passo. Quindi io sono molto sospettoso spesso verso chi si atteggia al ruolo di maestro. Sono molto sospettoso perché tende a stabilire di nuovo una specie di personalizzazione e un dualismo, una dualità fra io so e tu non sai, ma se tu imiti e segui il mio insegnamento, allora diventerai come me. Cioè, non c'è, cioè, tu non, c'è lo conosci Sailor Bob Adamson? Sailor No. Bob Adamson. L'ho sentito nominare da te, ma non l'ho mai letto. Ecco, lui era un marinaio australiano, tipo rude e anche abbastanza rozzo dal punto di vista dei modi, che andò da Nisargadatta e ci stette diverso tempo, e litigarono un sacco di volte e divenne uno degli allievi a cui lui era più affezionato, diciamo così, che è l'unico caso in cui quando lui partì per tornare in Australia mi hanno detto che Nisargadatta gli organizzò una festa a sorpresa. Ah, dai. Quindi ecco, fra anche quando lui insegna, è un insegnamento così molto semplice. E io non l'ho mai incontrato di persona, ho solo letto un paio di libretti soltanto che sono venuti fuori, no? E lui dice a un certo punto tutto quello che ti può dire un maestro è solo questo. Io e te siamo uno. Cioè non c'è nessuna separazione, siamo due maschere diverse dell'uno, come, come quando tu vedi Pulcinella e il carabiniere che si menano e sembrano due coscienze separate, in realtà c'è solo il burattinaio che è una coscienza che neanche non vince, non perde, no? Ecco, e questo può fare il maestro, più di questo che deve fare? Ecco, allora però quando il maestro comincia a dire allora c'è una via, se tu ti impegni e tu fai questa via, allora poi alla fine, per carità, se è una via per stare meglio nella vita, va benissimo, va benissimo. L'io separato può rimanere nel suo sogno di essere un io separato e cercare di migliorare le sue condizioni. E questo, ma perché non lo dovrebbe fare? Anzi, lo facciamo tutti, no? Perché io pure, perché, cioè, mica
Cioè, però un conto è questo, un conto è se fai questo sarai libero, avrai la liberazione, sarai l'incondizionato. L'incondizionato non puoi fare niente, se è incondizionato non lo puoi condizionare con delle azioni che fai prima per ottenerlo, perché allora sarebbe condizionato, no? Ecco, quindi io ho, tra l'altro nel mio caso della vita che ho portato, io ho sempre avuto un lavoro, non ho mai sentito come altri, che per carità, non sto dicendo, cioè voglio dire, ogni vita ha la sua via, no? Io non ho mai sentito forte richiamo di una via come si dice, di contemplazione ritirata, cioè cioè fare una scelta di vita in cui diventi un monaco, te ne vai in cima a una montagna e stai sereno. No, a me piacciono le città, piace la gente, piace. Questo è stato il corpo-mente chiamato Mauro, è fatto così per la sua storia. Quindi non ho mai sentito questa esigenza di fare quello. Poi una volta mi hanno definito un cane sciolto e in effetti è così, cioè nel senso che non mi sento. Se io nella mia vita ho praticato tante cose in passato, il Vipassana, un po' di Zen e il Dzogchen e poi il Tao, il Qigong, eccetera. Però non mi sono mai identificato con una tradizione, cioè, non ho mai detto io sono buddista, io sono Vedanta, cioè non mi sento imbrigliato se io dico che sono buddista oppure che sono un Vedanti, non che sono. Mi sento imbrigliato, sarà che ne so, una forma di. Non so, è così che funziona questo corpo-mente e, e- e nello stesso tempo ho sempre quindi vissuto nel mondo, lavorato, eccetera. Ecco, altri invece no, altri sentono di dare completamente tutto loro stessi a una via spirituale e, ecco, senz'altro bisogna essere molto attenti quando si fa questa scelta, nel senso che se poi diventa l'unica fonte di sussistenza, nel senso che tu vieni a sopravvivere economicamente, avere una casa, avere dei soldi perché insegni, capisci che se a un certo punto non ti va più di farlo, alcuni l'hanno fatto, Cioè, di recente c'è un esponente, adesso non mi ricordo come si chiama, famoso, occidentale, che ha insegnato tutta la vita la spiritualità, questa cosa qui, a un certo punto ha detto vado in pensione, cioè non insegno più perché non mi viene più niente da dire, ho già detto quello che dovevo dire. Può darsi che mi succede pure a me, però se mi succede a me, io comunque la mia pensione ce l'ho, capisci che voglio dire? Se invece uno vive di questo, o entra a compromessi e continua a fare di controvoglia quello che non sente più di dover fare, oppure una persona che invece segue il suo interno. Però è un rischio, insomma. E così sono sempre stato abbastanza a disagio nelle associazioni. Le associazioni sono. Le associazioni si collettivizzano tutta una situazione che va intorno a un guru. Noi esseri umani siamo quello che siamo, per cui poi c'è chi cominciano le invidie, poi ci va di mezzo quello che invece sotto ci guadagna. Più fai un'associazione e più problemi si creano. Ma allora uno chi glielo fa fare? Cioè io capisco fare un'associazione se vuoi guadagnare un mucchio di soldi, allora sì, perché cioè, le imprese, fai un'impresa, ecco.
a fare un'associazione spirituale, tra virgolette, ma non dico, non sto parlando oggettivamente, dico per me, la tua vita viene riempita di impicci che veramente... e certo, però con un'associazione diventi famoso, che, vabbè, ma poi... cioè, ecco, quindi... Non so se tu hai sentito, una volta ho raccontato, cioè nei testi taoisti si racconta quella storia, stasera c'ho un po' di tosse, ma si racconta quella storia di quel maestro e quel discepolo, cioè un maestro e un discepolo più giovane che poi ha finito il training, diciamo così, ed era per conto suo. Allora, questo qui a un certo punto parte per un viaggio per andare in una certa città, a metà strada torna indietro. Allora incontra il suo vecchio maestro, gli fa, dice, ma come non eri partito, eccetera. E lui fa, dice, sì, ma poi mi sono preoccupato e sono tornato indietro. Dice, perché ti sei preoccupato? Dice, perché dovunque andassi, in una locanda, per esempio, con tutto io sono vestito come uno straccione, sono giovane rispetto ad altri più anziani, questi mi davano il piatto migliore, mi davano la stanza migliore. E non ho capito perché. E allora sono tornato indietro. E allora il maestro che gli fa, dice, sì, sì, ho capito il tuo problema. Il tuo problema è che tu non hai ancora imparato a nascondere la tua luce. Cioè la tua apertura spirituale non la, usano questa espressione nascondere la tua luce. I taoisti, sai che sono gente spesso che se ne stanno per conto loro, non gliene importa niente di essere famosi. Cioè tu non la sai nascondere, per cui anche se non fai niente, la gente passa del tempo, il maestro passa vicino alla casa di questo suo ex discepolo e vede davanti alla casa tutte le ciabatte, tutte le scarpe di quelli che stavano dentro, pieno di... E allora se ne va. Qualcuno lo vede, avvertono il suo ex discepolo, dice, guarda, il tuo maestro è passato... Ah, allora quello è corso appresso al maestro. Dice, maestro, ma come... Dice, non vieni da me, eccetera. E lui fa, dice, no, dice, è troppo tardi, dice, ormai la tua luce non l'hai saputa nascondere. Ecco, questo perché i taoisti erano proprio il contrario, facevano proprio, si nascondevano proprio, neanche facevano le associazioni. Molti taoisti non volevano manco avere a che fare con nessuno, no? Era una contro, un'azione contraria. Quindi secondo me, ecco, Nisargadatta, guarda che era famoso da noi perché grazie a Freeman il libro di Nisargadatta, I Am That, era molto diffuso da noi in Occidente. Ma io mi meravigliai che quando andai lì, ed era l'ultimo anno di vita, quindi non era, cioè il suo ultimo anno di vita, e io quando andai lì, ma saremmo stati massimo una ventina di persone. Cioè, cioè, non è che c'aveva le folle come Sai Baba, che faceva i miracoli, capito? E, e, invece Nisargadatta, il maestro di Nisargadatta non l'ha mai conosciuto nessuno, cioè era un maestro di questa tradizione, quello che vuoi, ma insomma ha trasmesso a qualcuno, ha trasmesso a Nisargadatta e a quell'altro, adesso non ricordo come si chiama, un altro. Nisargadatta era uno che pure lui comunque non è che amava fare il guru in un ashram, eccetera, non ha mai voluto questo. È stato lì e se ne stava bene dove stava lì e quindi non era così conosciuto. Ricordo che quando morì io ero rimasto in contatto con alcuni dei suoi discepoli più tentarono di
mh, comprare sta casa per farne una specie di piccolo monumento, insomma qualcosa. E non ci riuscirono, non ci riuscirono. E allora, ma io trovo che è bellissimo così. È vero. Io trovo che è È bellissimo coerente. così, perché queste cose io le vivo come delle onde, le onde di vita che hanno attraversato Nisargadatta, che hanno attraversato il Sailor Bob Adamson, che mi hanno attraversato a me, cioè, sono onde di vita. Poi l'acqua, sai che l'acqua non si sposta, no? Tu sai che l'onda è una forma che scorre, ma l'acqua va su e giù, fa così. Quindi non è l'acqua che si sposta quando si sposta solo la forma dell'onda. E l'acqua sono i nostri corpi menti e che quando l'onda sta lì, che se ne importa che com'è l'acqua prima? È il mare che conta, no? Ehm, E, quindi, insomma, mi, mi piace anche questo cancellarsi. Eh, ma rimane viva, l'onda rimane viva e continua a viaggiare in tutti i modi, in modi diversi, ma sempre un'onda di vita è. Grazie Mauro, grazie mille. Grazie a te. Bene, se c'è una domanda che uno vorrebbe fare, fatela, se no ci lasciamo. Va bene. Oh, Ecco, ciao, ciao, ciao. ciao. Allora, volevo soltanto dire una cosa ehm, che ho notato, non so se è soltanto una cosa mia o se anche altri abbiano mai provato una cosa del genere. Cioè, quando noi parliamo di emozioni, e generalmente ci riferiamo soprattutto a quelle negative, le paure, la rabbia, insomma, quelle che hai citato prima. Queste emozioni generalmente, secondo me, riguardano soprattutto l'io separato Sì, e, e sono causate spesso anche dalla nostra intensa e fastidiosa attività mentale. In realtà poi quando tutte le nostre paure o qualcuna delle nostre paure si concretizzano, quello che si manifesta è il silenzio. Cioè, faccio anche un esempio. Nel momento, se uno ha paura di avere una malattia e a un certo punto gli dicono che ha una malattia, la reazione nel momento in cui ha la notizia della malattia è il silenzio. Un silenzio proprio senza un vuoto, un mm, vuoto. mm, E la stessa cosa a me è capitata quando si è concretizzata la morte dei miei genitori. vero. Quando si è concretizzata la morte dei miei genitori, che io temevo e su cui avevo costruito tante, tanti pensieri, c'erano stati tante paure, sofferenze. Al momento in cui, per esempio, mia madre, che è morta un po' di mesi fa, quando è arrivato il momento in cui mamma è morta,
e ha smesso di respirare, quello che io ho vissuto è stato un silenzio disarmante. E questo silenzio è durato per diversi giorni. Dopo questi giorni è ripresa l'attività mentale e da lì è arrivata di nuovo la percezione del dolore, la certo. percezione delle emozioni, dei sensi di colpa, di tutto quello che avviene generalmente dopo. Allora quello che mi chiedo è come fare a liberarci del pensiero, perché alla fine noi siamo prigionieri del pensiero, siamo in ostaggio. Quello che c'è oltre il pensiero è sempre bellissimo, che sia la morte, che sia la vita, c'è il silenzio. Il silenzio è meraviglioso, secondo me. E mi chiedo come fare per riuscire a non essere più prigioniera delle pensiero e come ti ho detto già quando ci siamo conosciuti la prima volta che ti ho contattato, delle parole. Allora, intanto le cose che hai detto sono vere proprio, cioè succede così, in effetti, no? Soprattutto quando c'è un pensiero di morte e un evento di morte, ehm, a volte si ferma tutto, no? E rimane questo silenzio. Ora, il punto è questo, che c'è un silenzio che noi pensiamo che sia rotto dalle parole e dai pensieri, ma c'è un silenzio senza cui non potrebbero apparire le parole e i pensieri perché è il loro sfondo. Nel libro mio scrivevo, fai un chiasso infernale per 100 anni e appena smetti, ecco che il silenzio è lì esattamente come era prima, perché non è mai cessato quello sfondo. E le parole e i pensieri sono soltanto alcune delle onde in cui si modula quello spazio senziente che chiamiamo coscienza. Ci sono anche le percezioni, ci sono anche le sensazioni fisiche. Ecco, il punto fondamentale credo che sia questo: chi è prigioniero dei pensieri, se l'io non è altro che una costruzione dei pensieri. L'io separato è una costruzione della mente fatto di pensieri e di una contrazione energetica che avvertiamo nel nostro corpo. Cioè sono onde di sensazioni fisiche e mentali, di pensieri, eccetera. Non c'è nessuno che sia prigioniero dei pensieri e che si debba liberare. Crediamo soltanto che ci sia e entriamo nella gabbia di come fare per liberarci da tutto questo. E non ci rendiamo conto che la domanda stessa che facciamo, come liberarci, non è che una manifestazione di questa gabbia di pensieri. Quindi, il punto è che nel momento in cui
accade che diventa evidente che non c'è nessun prigioniero, la prigione non è più una prigione, non è mai stata una prigione, è un'espressione a volte anche veramente fantastica di come l'energia del tutto si manifesta come pensieri, immagini, sensazioni. Una difficoltà che c'è, però mi rendo conto, è questo che le parole e i pensieri hanno un'apparenza di stabilità, di continuità, nel senso che la parola rosa non appassisce mai, capisci? La parola fiume non scorre, non cambia. Quindi, però i pensieri e le parole, quanto durano? Un istante. Appaiono e scompaiono, ma il loro contenuto è fisso a tal punto che non ci permette di vedere la realtà quando lo usiamo come un paio d'occhiali. Nel senso che se noi guardiamo la realtà con gli occhiali delle parole e dei pensieri, noi vediamo cose stabili, vediamo fiumi, vediamo persone che non sono più quelle di 5 minuti fa, che non sono più quelle di ieri. Vediamo oggetti che anche se sembrano stabili col tempo cambiano. E vediamo noi stessi come qualcosa di stabile. Ma questo è perché sono le fotografie le parole. La Ed è fotografia non potrà questo, mai rendere il movimento. Per rendere il movimento tu devi fare tante fotografie sì. e metterle una vicino all'altra, poi ci fai magari una pellicola e sembra che le cose si muovano, ma ecco, allora, ma nella realtà, il pensiero casa che hai avuto ieri quando hai pensato, oh, chissà se torno a casa entro mezzogiorno, e che hai adesso perché ne stiamo parlando, prima, cioè fra ieri e oggi non c'è stato. E quando compare, scompare. E allora come fa a esistere una prigione? E non solo, poi noi concateniamo i pensieri come se ci avessero degli uncini, per cui pensiamo, intanto concateniamo i pensieri e i nomi delle componenti, cioè un fiore e lo stelo e i petali e i pistilli e poi dopo c'è il nome per tutto il fiore e poi il fiore è concatenato con la terra e poi con l'acqua e poi con... Ma queste sono concatenazioni che facciamo perché abbiamo prima frammentato con queste fotografie. Una volta che tu c'hai fotografie ferme, bisogna pure che giustifichi lo scorrere che è evidente delle cose. E allora le devi riattaccare insieme. Ma non è reale tutto questo. È un lavoro della mente. Allora tu dici sì, va bene, ma allora come faccio a liberarmi di tutto questo? E la risposta è, uno, chi si deve liberare da tutto questo? E se tu dici io, stai parlando, usando un altro pensiero, un'altra parola. E due, tutto questo potere non ce l'hanno i pensieri e le parole. Creano un inganno, creano una realtà fatta di concatenazioni, di causa, di effetto, in cui tutto sembra stabile e coordinato, ma in realtà è come i fuochi d'artificio di cui parlavo prima. Allora, se da un lato Sono la causa della nostra sofferenza alla fine, cioè che è una sofferenza che si basa su niente, si basa su, cioè nasce dal pensiero che, appunto, certamente nasce sì, ma questo è come il sogno. Tu nel sogno puoi avere delle disavventure molto brutte, puoi pensare che sia morta una persona cara mentre non è morta e soffri nel sogno, eh, soffri, no?
E nella vita ti può succedere una catastrofe, non è un pensiero, non è una parola. Ma quello volevo dire, quando ti succede la catastrofe è molto meno brutta di quello che noi abbiamo pensato. Con Il questo non pensiero. voglio dire che non si soffra, Mm. perché ho parlato della morte, quando perdiamo una persona cara, il dolore è terribile, però voglio dire che il nostro pensare, rimuginare, fa apparire quello che sarà, che forse sarà la catastrofe che potrebbe arrivare, la fa apparire molto peggiore di quello che Crea più poi sofferenza. crea più Probabilmente sofferenza. perché crea una continuità in qualcosa che invece accade di momento in momento. Ed È è lo un stesso, secondo. è lo stesso che magari tu hai ricevuto un'offesa nel passato e un conto è che l'hai lasciata lì, ridere senza che rimanga traccia del riso, piangere fino a che l'ultima lacrima, no? Ti ricordi come dice godere fino a che non rimanga niente di quel godimento dietro. Sì. Questa è la leggerezza. È chiaro che se invece io ho ricevuto un'offesa e sto sempre a pensare, ah, quello mi ha fatto questo, poi il pensiero, se ci fai caso, è come quello degli arteriosclerotici, perché ti ripete quando c'è un'emozione dietro, ma quello me l'ha fatta proprio grossa, poi dopo un po', ma porca miseria, quello me l'ha fatta proprio, e così via, no? Mhm. E quindi ti dà continuità a qualcosa che in realtà è già passato. Sì. Ecco, oppure a qualcosa che deve accadere, andrà bene o andrà male quell'incontro, eccetera. E se va bene, come faccio? E se va male, come faccio? Eccetera. Questo è un abuso di uno strumento preziosissimo. Devo dare un esame all'università. Quanti giorni ho? Tot. Quante pagine devo studiare? Tot. Devo fare almeno un tot pagine al giorno. Questo è un pensiero utile. Poi te lo scordi che quello che devi fare è leggere quelle pagine. Invece, ma andrà bene, ma andrà male, e se mi va male come faccio a dirlo ai miei genitori che già sto fuori corso? E se, ma se mi va bene però allora così e così. Tutto questo non serve a niente. Ecco. Quindi c'è un uso e un abuso del pensiero. Ma il problema grosso è che non c'è nessuno che possa stabilire se fare un uso o un abuso, perché non esiste nessun io fuori dal pensiero che abbia il controllo sul pensiero. Nessuno di noi ha un controllo sul pensiero. Tu non puoi stabilire quale sarà il tuo prossimo pensiero, non lo sai. Non puoi decidere che se tu hai dei pensieri depressi se ne vanno via. Pensiero sono processi impersonali che in certi casi sono molto preziosi, in altri casi ti fanno stare peggio. Ma ti fa stare peggio pure se ti cade un vaso in testa o se ti arriva un incendio e ti ci incendi a casa. Allora tu però non è che pensi come faccio a liberarmi degli incendi? Perché gli incendi accadono al di là della tua portata, lo stesso i pensieri. E infatti ti è successo che a un certo punto, in un momento di grande lutto, i pensieri se ne sono andati via. Che hai fatto qualcosa per farlo? No, è successo. Ma anche Quindi, quando ho avuto un incidente stradale, nel momento prima dell'impatto con la macchina, eh, cioè io non ho avuto nessuna paura allora. certo, Cioè, viene dopo, era, sapevo che forse stavo per morire, certo. sapevo che ci sarebbe stato l'impatto, però ecco, voglio dire, è tutta una costruzione della nostra mente, la paura, Certamente. la sofferenza, è sempre causata dalla nostra mente e basta, penso.
Sì, ma questo non toglie il fatto che c'è Eh, e che non c'è nessun io che possa stabilire se deve essere presente o assente. Però, però, se accade che emerga l'evidenza che non c'è nessun io separato che possa avere un qualsiasi influsso sui pensieri e sulle parole, se accade questo, sparisce il prigioniero. E sì, allora quello che prima vivevamo come una prigione può diventare un fluire naturale che si autoregola. Può succedere. sì, perché Infatti, nei momenti in cui c'è un incidente o c'è un episodio traumatico, un lutto, no? Come quello che dici tu, l'urgenza stessa della situazione richiama tutta l'attenzione al presente e deve mettere da parte il pensiero io adesso faccio questo, faccio quello. Che vuoi fare? Quando c'è un incidente, io una volta sono volato con la moto e voli, che devi fare? Stai lì e ti sembra quasi a rallentatore tutto quello che succede. sì, Ecco, e noi non ci rendiamo conto e voliamo sempre come quando ci sta un incidente, vero, che non c'è un io che possa stabilire la direzione. E paradossalmente la sofferenza nasce dalla mia impotenza a governare i fenomeni, all'impotenza a governare i fenomeni da parte di qualcosa che non è che un fenomeno, è anche quello. E ogni tanto questo sparisce. E allora ecco che viene quell'agio di cui dicevo. Ma i pensieri non sono nemici, sono ornamenti, ornamenti della vita, tutto lì. Non sono indispensabili e nello stesso tempo, eh, appunto, sono un manifestarsi in un altro ambito rispetto a quello fisico, tra virgolette, della vita. Io non credo che rinunceresti a dei bei pensieri che hai, no? no, E allora perché, allora ma io voglio solo quelli, come diceva Nisargadatta a uno, dice, ma come si fa a uscire dal sogno? E Nisargadatta dice, ma scusa, perché devi uscire dal sogno? Il problema non è dove stai, tanto tu stai sempre nell'essere, no? Il problema non è dove stai, se c'è un sogno stai nel sogno. Il problema è che a te certe parti del sogno piacciono e le vuoi, e certe altre parti non ti piacciono e non le vuoi. E allora lui dice rifiutale tutte o accettale tutte e stai nel sogno. Però non sta a noi riuscire a dire sì, mo li accetto tutti oppure mo li rifiuto tutti, ovviamente. Ma quando ci viene detto può darsi che qualcosa succede. Come succede anche quando non ci viene detto, perché a te è successo senza che nessuno te lo dicesse, no? E se è successo, vuol dire che può accadere ancora. Basta che è successo una volta e vuol dire che accade ancora. sì, Quindi, quindi io sarei abbastanza fiducioso. ok, grazie. Allora, bene, siamo tra l'altro a ridosso del Natale. Mi piace sempre ricordare che fra una settimana circa sarà il solstizio d'inverno, il giorno in cui la notte dura di più e il giorno dura di meno, ma questo vuol dire eh, volgere la luce all'interno e custodirla, perché come sapete, senza l'oscurità la luce non brilla. È proprio quando c'è l'oscurità che la luce diventa così brillante per noi. E nel disegno dello Yin e dello Yang voi vedete, no? Quella metà nera e la metà bianca
ma nel punto dove c'è più nero c'è un puntino bianco, e dove nel punto più bianco c'è un puntino nero. E così il 21, il giorno del solstizio, è dove c'è più nero, nel senso più buio, più in, dicono i taoisti, ma da lì comincia quel puntino di luce a diventare sempre più grande, perché dal 21 si allungano le giornate, no? Così come nel solstizio d'estate, invece, che è il giorno più lungo, dal giorno dopo comincia di nuovo a tornare l'oscurità. È interessante in quanti modi possiamo tradurre questo ritmo nel nostro vivere. E in fondo d'inverno di questi tempi custodire la luce all'interno era, nei tempi passati, stare vicino al camino col fuoco acceso che ti scalda mentre fuori c'è quell'oscurità, no? Mentre invece, per esempio, a giugno, quando c'è quello d'estate, la gente vuole andare fuori, vuole stare fuori casa, vuole vedere. E c'è questo ritmo che ha la sua armonia. Mm? Va bene. Allora, io vi ringrazio, vi faccio tanti auguri, vi faccio di cuore a voi e a me l'augurio per il prossimo anno e speriamo che questa umanità, lo sbando, impari qualcosa, visto che non è servita neanche la pandemia. E- ma quello che possiamo sapere è che se ci sono veramente delle forze nell'inconscio collettivo estremamente violente che si stanno manifestando, quando uno si chiede che fare, la risposta è sempre quella: cominciare a vederle dentro di noi e farci i conti, ognuno all'interno di questo corpo-mente che viviamo come vicino, perché è in questo il modo in cui poi una certa armonia possa anche contagiare chi sta vicino. Eh, le masse dove si manifestano queste forze così devastanti che sembrano sempre più accumularsi, sono fatte di individui. E quindi, sempre tenendo conto che non c'è separazione, questa è la cosa, ma ci sono tanti individui e ognuno su per giù ha a che fare con un individuo che è se stesso, questo corpo-mente, e riuscire a vedere l'oscurità dentro di noi e farci amicizia e armonizzarla, visto che non c'è vera separazione, è l'unico modo per contrastare tutto questo. Beh, l'aveva detto Jung tanti anni fa, alla vigilia della prima guerra mondiale, alla vigilia della seconda guerra mondiale. E quindi facciamo anche questo lavoro per noi e per gli altri. Un caro saluto a tutti. Saluto.